alla seduta del Consiglio. Come facciamo abitualmente, salutiamo il pubblico presente e salutiamo soprattutto il pubblico da casa, perché come sapete abbiamo la diretta webcam, quindi salutiamo i cittadini che ci stanno seguendo. Non ci sono assenze, siamo tutti presenti, quindi chiedo per cortesia al segretario per l'appello, grazie. Ah sì, la Irina, però a me l'Irina non ha detto niente, credo sia in arrivo, ok, prego. Senatore Maria Teresa, Barbisan Leonardo, Barro Giorgio, Drigo Adriano, Drigo Irina, adesso devo arrivare, Fagotto Claudio, Foglia Raffaele, Furlanis Marisa, Gradini Luciano, Manzato Alida, Mascarin Gastone, Moro Cristian, Pizzolitto Vittorina, Terenzi Marco, Zanco Enrico, Zanin Roberto, Zanutto Alessandra. Numero legale c'è, scrutatori? Scrutatori, allora nomino i consiglieri Barbisan Leonardo e Foglia Raffaele per la maggioranza e Drigo Adriano per la minoranza. Ti faccio recuperare un po' visto che sei in tre. Barbisan, Drigo Adriano e Foglia Raffaele. Diamo inizio allora ai punti e all'ordine del giorno. Comunicazioni, do la parola al Sindaco per delle comunicazioni. Prego, signor Sindaco. Il 6 febbraio ultimo scorso è stato sottoscritto un accordo tra questo Comune, il Tribunale di Pordenone, la Camera degli Avvocati di Portogruaro e l'Associazione Rete di Solidarietà per la gestione telematica dello sportello per l'amministratore di sostegno dell'area portoguarese. Erano presenti alla firma dell'accordo anche il direttore generale dell'azienda ALS 4, dottor Carlo Bramezza, e il direttore di servizi sociali sanitari, dottor Mauro Filippi. Il giorno successivo il presidente del Tribunale si è recato presso il Ministero competente a Roma per la presentazione del progetto, anzi no del progetto, dell'avvio dell'accordo. Il 17 gennaio 2019 la sottoscritta e il sindaco di San Michele al Tagliamento hanno partecipato all'audizione della Commissione Quarta del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia in merito alle modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani. Come già anticipato nella riunione informale delle commissioni quarta e quinta dell'11 dicembre 2018, i sindaci di Portogruaro e San Michele Tagliamento, a nome dei sindaci veneti dell'Assemblea AUSIR, avevano chiesto che il comma 1 dell'articolo 6 bis, funzionamento del Consiglio di amministrazione della legge regionale 5/2016, venisse modificato come segue. È stata presentata tramite mail del Comune di Portogruaro il seguente emendamento. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'autorità ed è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti, compreso il Presidente. 2 di tali membri, già componenti dell'Assemblea AUSIR, sono nominati dai comuni della Regione Veneto. Questo sottintende che ad approvazione della variazione della legge 5/2016 il sindaco di Portogruaro e il sindaco di San Michele al Tagliamento saranno componenti del CDA di AUSIR. In data 28 gennaio ultimo scorso ho inviato la seguente nota all'assessore regionale Roberto Marcato di Regione Veneto. Gentilissimo assessore Marcato, venuti a conoscenza del progetto regionale di interramento degli elettrodotti contigui ai centri abitati, mi permetto di segnalarle il problema dell'elettrodotto da 132 kW tratta Portogruaro San Giorgio in Nogara, nello specifico in località San Nicolò a Portogruaro. Tale infrastruttura determina, tra le altre cose, pesanti limitazioni in ordine allo sviluppo edilizio urbano dell'area, nel quale insiste,
destando altresì forti preoccupazioni tanto per i genitori degli alunni frequentanti le scuole ivi insediate quanto per i residenti dell'area in parola. Ricordo altresì che la Commissione VAS regionale ha di fatto posto un vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto di tale infrastruttura, proprio in ragione del forte impatto della stessa in termini di esposizione ai campi elettromagnetici. Certa della disponibilità e attenzione di Regione Veneto verso la città di Portogruaro, chiedo cortesemente un incontro con la signoria vostra al fine di poter esporre meglio la problematica. Per quanto attiene gli interventi manutentivi sui filari alberato di Viale Trieste, comunico che le attività manutentive che si stanno svolgendo in questo periodo lungo il filare alberato di Viale Trieste riguardano la fase finale di una serie di monitoraggi e verifiche che si sono intensificate dopo le impattanti conseguenze degli eventi climatici del 10 agosto 2017 che sicuramente ricorderete. Nello specifico le verifiche si sono intensificate già nell'autunno del 2017 e l'esito delle stesse ha permesso di individuare le piante affette da ceratociste fimbriata, cancro colorato del platano, per la quale è prevista la lotta obbligatoria, oltre a quelle che presentano evidenti danni da carie o problemi di stabilità, utilizzando il metodo Visual Tree Assessment con la supervisione di un agronomo. Successivamente, dopo aver effettuato le previste comunicazioni al servizio fitosanitario regionale, si è proceduto ad una prima serie di rimozioni delle piante instabili e quelle affette da cancro colorato del platano. Più recentemente, a dicembre 2018, previa comunicazione all'ente forestale regionale, si sono attivati gli interventi di riequilibratura delle chiome delle piante secondo i moderni metodi del taglio di ritorno, che prevede interventi non invasivi e che limitano le condizioni di stress delle piante. Durante detti interventi di potatura si è potuto accertare che alcuni esemplari presentano notevoli carie al castello, cioè da dove dipartono le branche principali più grosse, non individuabili dal basso, così come condiviso anche con i rappresentanti del gruppo forestale dei Carabinieri, che più volte hanno visitato il cantiere, si è ritenuto opportuno l'abbattimento per la messa in sicurezza dei fruttori del viale. Relativamente a tutti questi interventi, ovviamente, c'è tutta la relativa documentazione fotografica. Grazie, signor Sindaco. Ci sono altre comunicazioni? Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io dovrei fare due comunicazioni, anche molto semplici. Abbiamo letto nei giornali circa la Sala del Caminetto e del suo cambio di destinazione d'uso, progetto che stiamo seguendo anche se ancora non ci è del tutto chiaro come finirà. E parlando proprio della villa comunale vorremmo informare tutti i cittadini che con un accesso agli atti abbiamo visto che ci saranno altre novità proprio in quella sede. In particolare abbiamo potuto leggere dalle carte della domanda presentata per partecipare al bando europeo UIA al punto W4 che entro il 31/10/2021 si prevedeva quanto segue. Un ulteriore intervento pianificato sarà lo spostamento degli uffici comunali in una struttura che sarà interamente sviluppata da privati. Quali siano questi privati e dove saranno dislocati i nuovi uffici non è espressamente citato nella documentazione in nostro possesso, ma che in progetto ci sia da qualche parte questo intervento lo possiamo capire sia dal fatto che stiamo parlando della documentazione presentata per partecipare a un bando europeo per circa 6 milioni di euro e dalla scadenza presente nella documentazione entro il 31/10/2021. Ecco, questa è una. L'altra è un po' diciamo il corollario di quello che ha detto prima il Sindaco, perché anche in quest'ultimo periodo, proprio l'ultimo giorno di gennaio, per l'elettrodotto ci sono stati dei dati alquanto, per quanto ci riguarda, allarmanti. Siamo passati a 3 volte il triplo di quello per cui alcuni anni fa sempre il Comune di Portogruaro aveva transennato l'area. E quindi se da 0,4 che i medici, non i politici, definiscono che sia pericoloso, siamo andati a 1,4 microtesla. Ecco, ci permettiamo di dire che in questo caso
sarebbe da sicuramente avvisare le famiglie degli alunni che sono lì sotto, che è un sito sensibile, e dopo decidano loro, e nella stessa maniera ci sarebbe da porre un cartello nel giardino pubblico, che è un ulteriore sito sensibile, di non sostare oltre le 4 ore. Grazie. Grazie consigliere Fagotto, intanto salutiamo anche la consigliera Endrigo Irina che è sopraggiunta. Ci sono altre comunicazioni? Consigliere Moro, prego. Sì, grazie Presidente. Volevo fare una comunicazione e ribadire quanto ho già fatto nei social, in particolare in Facebook, ma c'è molta gente che non legge Facebook, ma magari legge alcuni siti. Leggo adesso quanto ho già scritto. In relazione all'articolo Il caso Gaiatto, pubblicato il 2 febbraio 2019 sui siti gianfrancobattiston.it e lavocedelcittadino.net e condiviso da più soggetti nel social network facebook.com, rilevo che nella richiesta di rinvio a giudizio del Tribunale di Pordenone, dove è riportato il nome Cristian Moro, non sono io la persona indicata, ma evidentemente degli omonimi. Pertanto smentisco quanto riferito alla mia persona nell'articolo sopra riportato ed ogni mio coinvolgimento nel caso Gaiatto. Questo era quanto avevo già scritto, lo ribadisco in questa sede che è una sede diversa e chiudo solo con un invito a tutti quanti, quindi consiglieri, colleghi e cittadini. Allora, condividere in Facebook notizie delicate si può farlo, secondo me, con una certa delicatezza, con una certa attenzione e soprattutto appurando fonti e dati. Nel caso specifico, chi si è permesso di diffondere anche questa notizia non faceva altro che, invece di diffonderla, chiamarmi e appurare se le notizie riportate fossero state vere oppure no. Grazie. Grazie consigliere Moro. Ci sono altre comunicazioni? Consigliera Pizzolitto, prego. Grazie Presidente. In parte ha già risposto la signora Sindaca, però volevo appunto dare lettura della domanda di attualità, perché nel corso di questi ultimi... Scusi signora, la domanda di attualità non è arrivata fuori tempo e quindi sono due cose scollegate, nel senso che il sindaco ha letto un comunicato che il comune ha fatto stamattina, quindi ha già mandato alla stampa, e la domanda di attualità purtroppo, credo le abbia già risposto Alexis, no, è pervenuta fuori tempo e quindi non è gestibile in questo consiglio comunale, ma in realtà ha già... Sì, allora comunico che la domanda è stata già trasformata in un'interrogazione. Ci sono altre... Consigliera Zanutto, prego. Sì, buonasera a tutti. Io volevo cortesemente riprendere il discorso che era un attimino stato sospeso nel Consiglio Comunale scorso per quanto riguarda la nostra domanda di attualità, per quanto riguarda la cena che si era tenuta il 15 dicembre nella sede del Rugby Club e che a tutti gli effetti era stata pubblicizzata come cena politica. Noi avevamo protestato alacremente perché per noi lo sport, ribadisco, deve stare fuori dalla politica, e chiedo cortesemente, visto che era presente un consigliere comunale di esperienza politica annuale, come mai la sua presenza era in una situazione, in un luogo in cui era ben chiaro che non fosse quello il sito giusto per ottenere una cena politica. Ricordo che il sindaco aveva dato alcuni chiarimenti a riguardo, volevo sapere innanzitutto se c'erano stati degli sviluppi e il consigliere Zanin come crede di giustificarsi per tale atteggiamento. Quindi scusi, lei chiede se il consigliere Zanin è interessato o ha intenzione di rispondere. Ok, bene, quindi il consigliere non ha intenzione di intervenire. Ok, quindi se non ci sono altre comunicazioni diamo inizio agli altri punti. Veniamo al secondo punto, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 19 del 29 gennaio 2019, affidamento in-house providing
ad ASVO del servizio di manutenzione e cura del verde. Qui abbiamo presenti anche il Presidente e il Direttore e voi prima di chiedere al Presidente di esporre il punto, vi ricordo, no, perché i miei uffici vi hanno già mandato una comunicazione nella quale c'è stata una modifica della delibera e io la leggo proprio perché poi alla fine questo è quello che verrà votato, è già inserita, quindi vi è stata rimandata già. Dato atto che ASVO SPA, società in-house providing costituita ai sensi dell'articolo 113,5 lettera C del decreto legislativo 18 agosto 2267, è oggi controllata al 55,76% da Veritas SPA, quindi non 50,696 ma 55,76, società in house controllata a sua volta dai comuni della provincia di Venezia, quindi la modifica è solo nella percentuale. Presidente, prego, grazie. Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, assessori e consiglieri tutti. Martedì 5 febbraio si è riunita la Commissione Affidamento in-house providing ad ASVO SPA del servizio di manutenzione e cura del verde pubblico. Si tratta dell'affidamento del servizio di
Architetto, anche se credo che in commissione... Questo lo chiedo perché, siccome all'inizio si dice negli ultimi anni tale servizio è stato affidato a ditte esterne in quanto la struttura tecnica comunale non dispone di personale, mezzi sufficienti, eccetera, eccetera, verso la fine invece si dice che sotto il profilo di un risparmio sul fabbisogno di personale da parte di questo comune non sarebbe più prevista la durata e la presenza, eccetera, eccetera. Quindi c'è un po' una contraddizione, giusto per capire quant'è l'importo che si andrà a risparmiare come risorse interne. Grazie. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, l'importo non è quantificato in euro, consigliere, è un ragionamento che va fatto nel complesso del servizio. Mentre prima i dipendenti comunali facevano l'operazione di sfalcio del ciglio, questa operazione, essendo affidata in parte al gestore attuale che abbiamo fatto con un contratto e verrà gestita poi da ASVO, diciamo che c'è una riduzione di orario e quindi di impiego del personale per quell'attività. Non ho sotto mano il dato economico, se vuole facciamo un approfondimento e gli diciamo il dato economico, ma il principio generale è che il personale prima occupato non tutto sarà dedicato a questo servizio. Verrà mantenuta, l'abbiamo detto l'altra volta, la direzione lavori, consigliere. La direzione lavori, che spetta a noi, abbiamo deciso di mantenerla in capo al Comune, uno per garantire la continuità, due proprio per dare una uniformità di lavorazione in sede operativa. Ma questo attiene poi al personale già dipendente per il quale non abbiamo un costo. Okay? Non c'è un costo, si può fare un ragionamento di calcolo e dire bene, ci sono 3 operai che lavoravano su quello, costavano al comune 100.000 euro all'anno, questi soldi non ci sono più come spesa, perché con l'operaio faremo qualcos'altro, ma è solo un ragionamento che va approfondito. In questo momento non ce l'ho, se mi chiede questo dato non ce l'ho. Ok, lo prepariamo, va bene. Ok, grazie architetto. Ci sono altri interventi? Consigliere Gradini, prego. Approfitto, grazie Presidente, di questa opportunità per parlare e per confermare la mia stima e augurio che prosegua questo servizio migliorando, naturalmente perché è sempre tempo di migliorare. E i complimenti alla classe dirigente, cioè all'ASVO locale, perché effettivamente, e l'ho detto anche in commissione, l'ho ripetuto in altre occasioni e lo dico anche questa sera, in questo momento mi sono accorto che questa classe dirigente, questo modo di comportarsi dell'ASVO nei confronti della nostra città, Portogruaro, del nostro popolo, sta svolgendo un servizio eccellente. Lo dico e lo sottolineo a chiarimento e diremo, come si chiama, a soluzione precisa. E vi invito a sostenere, proporre qualche miglioramento, i miglioramenti necessari, gli accorgimenti che diremo dovuti e quindi che spettano ai consiglieri comunali e al consiglio e al sindaco. Diremo apertamente e lo dico che l'ASVO attualmente tramite la classe dirigente, gli operai tutti, dal più noto al più responsabile a quello più semplice operatore, sta svolgendo un servizio eccellente, lo dico e lo sottolineo e intendo che sia messo a verbale. Questo diremo in questo momento, questo settore è funzionante. Grazie. Grazie consigliere Gradini. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione. Consigliere Terenzi, prego. Buonasera a tutti, signor Presidente, colleghi. Saluto anche i dirigenti dell'ASVO. Qui oggi stiamo affrontando e discuteremo in ordine a una ratifica
una deliberazione di giunta. L'oggetto di questa ratifica è un oggetto importante, perché parliamo di un argomento che attiene a diversi aspetti, che può essere osservato da diversi punti di vista. Il primo riguarda il tema della dotazione organica di questo comune. Non siamo ancora riusciti ad avere e a fare una discussione articolata, trasparente ed evidente su quale sia lo stato della dotazione di organico del nostro comune. L'altro tema importante ed è un tema che andava affrontato anche ai fini dell'oggetto di oggi. Poi c'è il tema di un soggetto pubblico, l'ASVO SPA, una realtà produttiva che gestisce in modo ottimale, qui anch'io mi associo ai ragionamenti fatti dal collega Gradini, che gestisce in modo ottimale un servizio cruciale per le comunità. Abbiamo anche avuto modo di dire che lo gestisce anche con lungimiranza, perché non si limita al mero processo produttivo, perché fa prevenzione, perché fa informazione, investe su questo. E poi c'è il terzo tema che riguarda un servizio di pubblica utilità, anche questo articolato e complesso, abbiamo visto dal capitolato, che riguarda la manutenzione del verde. Signora Sindaco e colleghi di Giunta, io mi sarei aspettato che prima di leggere la delibera bella approvata, bella fatta, vi fosse stata una discussione in Commissione, proprio per le ragioni che ho poc'anzi evidenziato. Ma naturalmente il coinvolgimento, il confronto politico, il dialogo politico non è per voi una priorità. Noi, quando c'è stata il tema dell'esternalizzazione dei servizi manutentivi cimiteriali, avevamo fatto alcune osservazioni e alcuni temi, alcuni elementi di criticità che avevamo evidenziato allora si ripropongono paro paro su questo oggetto. Perché se da una parte si intende in qualche misura conferire ad ASVO il servizio in housing per la manutenzione del verde nella sua articolazione, nella sua complessità, proprio nella documentazione corposa che noi andiamo ad esaminare si rintraccia un'affermazione, e cioè che l'ASVO non ha allo Stato, non ha tutt'oggi il personale, le professionalità e le attrezzature per svolgere in modo compiuto, articolato e completo questo servizio. E quindi, in buona sostanza, c'è l'intendimento già da subito di avvalersi di subappalti. Tant'è che proprio per questo motivo si parla di forma sperimentale, si parla di limitare questo accordo, se ho capito bene, ad 1 anno, al fine di acquisire in questo periodo, si legge, le competenze e le professionalità indispensabili per creare una struttura efficiente in grado di economizzare sempre di più attraverso la leva organizzativa e attraverso le collaborazioni esterne. La seconda criticità che vogliamo evidenziare sta nei cosiddetti risparmi. Allora,
Allora si parla di un risparmio dell'1%, se non ho capito male, che intorno ai 290.000 euro, se non comprendo male, ammonta a circa 2.900 euro, se non ho capito male, perché fatto 100, 2,90, il 10% è 29, l'1% è 2. E poi c'è questa storia del risparmio del personale. Allora, qui stiamo parlando del subentro di ASVO su un appalto di servizio già esistente. Quindi io non comprendo, anch'io al pari del collega Roberto Zanin, non comprendo dove sia il risparmio di personale dipendente, poiché l'ASVO interviene su un appalto già esistente e quindi o assume anche altri servizi che in qualche misura vanno anche al di là dell'attuale appalto esistente, oppure non si può parlare di risparmio del personale, perché altrimenti in qualche misura si rischia di creare incertezza e anche qualche ambiguità espositiva nel provvedimento. Perché se, torno a dire, stiamo parlando di un servizio di manutenzione che è già dato in appalto, quindi c'è un subentro, da dove deriva il risparmio del personale di cui si trova traccia nella delibera e anche nelle argomentazioni della documentazione tecnica? Allora a me pare di poter dire che si evince da questo provvedimento una linea comprensibile e anche legittima, una linea comprensibile e legittima di valorizzazione dell'ASVO. Ripeto, linea comprensibile e legittima. Ma io credo che questa valorizzazione di questo soggetto che svolge bene il suo lavoro nell'ambito della nostra comunità, a mio avviso, a nostro avviso, avrebbe dovuto passare attraverso un percorso diverso. Avrebbe dovuto passare attraverso una valutazione strategica dell'assemblea dei sindaci e del consiglio di amministrazione, perché qui mi pare di intendere che c'è la volontà di una diversificazione di servizio, ed è giusto, ed è opportuno, forse anche necessario da questo punto di vista, però questo doveva essere frutto di una visione, frutto di una strategia, frutto di un'assunzione e di una presa di coscienza, di responsabilità da parte dei sindaci del mandamento, nella sua complessità, proprio per assecondare questa prospettiva di diversificazione del servizio e quindi attraverso l'esercizio di una comune responsabilità, non attraverso un mero subentro in un appalto del comune di Portogruaro che peraltro, ripeto, suscita qualche elemento di riflessione critica proprio per i ragionamenti che ho posto in premessa. Allora se c'è un pensiero strategico all'interno dell'assemblea di ASVO, dei sindaci del comune di mandamento su ASVO stessa per rafforzarla e per in qualche misura definire anche una opportuna diversificazione nel servizio, questa è la strada maestra. Questa è la strada maestra. Questo avrebbe dovuto fare il comune di Portogruaro, che è il comune punto di riferimento nel mandamento anche da questo punto di vista, per dotare ASVO di risorse umane, per dotare ASVO di azioni di formazione, per dotare ASVO anche di attrezzature e tecnologie che in qualche misura gli consentono di diversificare l'attività e di rendere un ulteriore servizio a valore aggiunto per la comunità. Ecco, questo è il nostro pensiero su questa particolare delibera. È una delibera che probabilmente persegue un obiettivo giusto, ma con uno strumento incongruo e
e tutto sommato non rispondente all'importanza e alla forza di ASVO e al bisogno complessivo del Comune di Portogruaro. Grazie consigliere Terenzi. Do la parola al sindaco. Oppure attendiamo la consigliere Zanco, prego. Signor Sindaco, Presidente, consiglieri, assessori, buona serata. Stiamo affrontando un argomento anche delicato e importante per la vita del Comune di Portogruaro e in particolar modo per uno dei servizi più importanti per il Comune di Portogruaro, perché è logico che se questo servizio, la cura del verde, viene fatto in modo attento, in modo preciso, è logico che è un biglietto da visita decisamente positivo per la nostra città. Si è parlato che ASVO è una società che è un fiore all'occhiello del nostro territorio ed è vero. È stato scellerato il fatto di aver ceduto parte delle quote di ASVO a Veritas, che ha portato la sua partecipazione a oltre il 55%. È stato evidenziato che forse era prematuro affidare questo servizio ad ASVO perché non è preparata, non è pronta, non è attrezzata e quant'altro. Bene, io vi evidenzio, vi metto a conoscenza questo aspetto. Come è stato detto prima, ASVO è del 55,76% di proprietà Veritas. Veritas opera già nel settore e pertanto credo che se ASVO, sua società con proprietà superiore al 50%, ha necessità di attrezzature e di forza lavoro e quant'altro, Veritas non è che non intervenga in merito. Perciò dal mio punto di vista il timore che possiamo avere che ASVO non si trovi impreparata e robe del genere, penso che sia un timore non infondato, perché, come ripeto, per quello che ho detto poc'anzi, Veritas opera già in tutti i 44 comuni del territorio della provincia di Venezia. Per quanto riguarda l'aspetto che qua il Consiglio si trova a ratificare una delibera di giunta, come ho potuto dire in Commissione, la giunta è come il Consiglio d'amministrazione ristretto, faccio l'esempio di una società, e questa ha il potere decisionale, il potere gestionale, il potere concreto dell'operatività del Comune, e pertanto è palese che prima di promuovere una discussione in Consiglio Comunale oppure nelle varie commissioni, è chiaro che prima i vari argomenti o l'argomento deve essere esaminato dalla Giunta, ed è logico che la Giunta, che è la sede ristretta del Consiglio Comunale, valuterà l'opportunità e la bontà dell'argomento e delibererà in merito. Dopodiché lo sottopone al Consiglio Comunale allargato, e lì a un certo momento il Consiglio Comunale, grazie anche al fatto che la Giunta ha già esaminato l'argomento e lo ha sviscerato, avrà il compito più semplice, più facile ad esaminare e discutere e deliberare. Pertanto credo che sia stato giusto il fatto che prima la Giunta abbia esaminato il problema. Per quanto riguarda la differenza dell'1% che è stato evidenziato, noi dobbiamo, e anche del fatto che tutti i sindaci oppure tutti i comuni dovevano sentirsi prima o consigliarsi o confrontarsi per vedere e valutare la possibilità di affidare ad ASVO la manutenzione del verde o quant'altro, credo che sia ininfluente
in merito al significato del servizio. Ogni comune ha diritto di decidere autonomamente come prestare il servizio ai cittadini. Pertanto il Comune di Portogruaro, credo, oppure la Giunta, ha valutato ed esaminato attentamente e ha visto che vale la pena prendere questa iniziativa. Tenete in considerazione che il dare l'appalto, il servizio, è diventato un po' in tutti i settori, sia nel settore privatistico che nel settore anche pubblico. Il fatto è anche una garanzia per il titolare del servizio che presta. Perché? Per il semplice motivo che si trova anche disimpegnato in parte a tutta una serie di aspetti di responsabilità e quant'altro per la prestazione del servizio stesso. Faccio un esempio: io do il servizio del verde ad ASVO, la responsabilità diretta nei confronti del cittadino ce l'ho sempre io, comune, però la responsabilità diretta operativa, se il servizio è stato fatto bene o meno, ce l'ha ASVO, mi sono spiegato, e questo ci dà la possibilità all'amministrazione comunale di poter essere un po' più disimpegnata e anche, fermo restando, mantenendo la direzione del servizio, perciò la direzione vuol dire la verifica del servizio come è stato fatto, in modo che a un certo momento come è stato fatto, pertanto se il servizio non viene fatto in modo adeguato ha la possibilità di riprendere, di rifarlo fare in base al contratto d'appalto che viene ad esistere tra le parti. Ecco, questo credo siano le considerazioni importanti da valutare, oltre che a tenere in considerazione che il personale specializzato, perché voi sapete che con la legge in materia i comuni e gli enti si trovano in difficoltà con il fatto di assumere nuovo personale. Perché? Perché mi pare di capire, mi pare che c'è 3 persone vanno in pensione, forse si può assumerne una. È logico che a lungo andare questa situazione qua mette in estrema difficoltà l'ente nel prestare il servizio al cittadino. Ecco, pertanto io credo che aver preso questa iniziativa tenendo anche in considerazione un aspetto che ASVO sì è del 55,76% di Veritas, però la restante quota è in capo ed è in proprietà anche a tutti i comuni, gli 11 comuni del Veneto, gli 11 comuni nostri del Portogruarese. Ecco, io penso che è questo modo qua, questo servizio qua è come trasferirlo ad un ente di cui noi ne facciamo parte. Ecco, questo è importante. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Manzato, prego. Sì, volevo porre una domanda al consigliere Zanco. Ha parlato di disimpegno. Lei in un'azienda, quando disimpegna risorse umane, secondo lei l'azienda acquista valore o si impoverisce? Dipende come il disimpegna, no. Non è dolore. Il comune qui non... Perché non ci accavaliamo? Ha finito l'intervento o... No, finisca l'intervento allora. Dopo casomai il consigliere... Non è proprio, almeno che sia un'azienda privata o che sia un ente, quando si disimpegnano risorse è sempre un impoverimento per un'azienda, che sia un'azienda privata o che sia un ente pubblico. Adesso, ovvio, lei ha fatto riferimento alla normativa che impedisce -3 più 3 e quindi saranno -3 più 1, però non può considerare che un ente si arricchisce disinvestendo o disimpegnando risorse umane, perché in un'azienda quando ci sono meno risorse umane è sempre un impoverimento, tant'è che le risorse umane si chiamano capitale. Ecco, quindi questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è che nessuno eccepisce l'operato che è stato svolto che viene svolto dall'ASVO, ma qui noi siamo stati invitati anche dalla Presidente di Commissione, della signora Furlanis, a votare un'altra cosa che non è l'operato di ASVO,
noi siamo invitati a votare un'altra cosa che è diversa. Oltretutto a una domanda di un collega consigliere la risposta non è stata data, per cui se noi dobbiamo andare a votare una delibera che già di per sé non è chiara perché a una domanda non c'è una risposta, capisce consigliere Zanco che non è così scontato. Noi sicuramente possiamo credere alla sua parola che la bontà della Giunta ha fatto il suo operato, avrà fatto le considerazioni che forse ritenevano più idonee, però a una semplice domanda non è stata data una risposta. Grazie consigliere Manzato. Prego consigliere Zanco. È possibile che un'azienda che ha 100 operai o 100 maestranze o 100 elementi che compongono il suo organico, riducendo l'organico, che non è lei tra l'altro che lo riduce, ma è la legge che lo impone, automaticamente si può dire che si depotenzia. Ma non è così, per il semplice motivo che abbiamo avuto un sacco di esempi di aziende che si sono ristrutturate riducendo anche il personale o la forza lavoro e diventando anche più competitive, perché per la modernizzazione e per la cura di altri aspetti più attuali che hanno portato ad una maggior e miglior competitività e operatività sul territorio. Ecco, non farei un discorso generale così generico, io mi fermerei ad un fatto, al fatto del servizio che io devo prestare al cittadino. Ecco, questo è il discorso. E alla valutazione poco del costo che io ho come azienda e del fatto che non potendo acquisire la forza lavoro che si disimpegna per tanti motivi, pensionamenti o licenziamenti o quant'altro, è logico che io mi trovo depotenziato per causa di forza maggiore e devo prendere provvedimenti. Ecco, questa è la considerazione che deve essere fatta in merito a questo aspetto. Pertanto ribadisco il fatto che la Giunta abbia valutato, visto che si trova ad avere in continuazione la riduzione della sua forza lavoro per motivi, per causa di forza maggiore, trovare le soluzioni per mantenere il servizio risparmiando, credo che sia una scelta intelligente. Ecco, questo intendevo dire. Grazie consigliere Zanco. Prego signor Sindaco. Consigliere Drigo. Prego consigliere Drigo. Buonasera, grazie Presidente. Ho partecipato con estremo interesse alla prima commissione che si è occupata di questo tema alcuni giorni fa e sono emersi alcune questioni che mi hanno dato da riflettere in questi giorni. Pare indubbio che ASVO lavori bene nel campo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. L'abbiamo sottolineato anche in altre commissioni, in altre occasioni, anche in questo stesso Consiglio. E una delle ragioni per questa decisione, per questa richiesta per richiedere la ratifica della delibera della Giunta, è stata che ASVO ha già l'appalto per la manutenzione dei servizi cimiteriali, dei servizi della manutenzione dei cimiteri, e che lo svolge a prezzi inferiori rispetto agli anni scorsi e con maggiore efficienza e funzionalità, con risultati più. Sembrava una tragedia anche quella quando l'abbiamo assegnata e poi ci sono aggiunti tutta una serie di comuni. Prego. Sì, non ne nascondo, facendo riferimento, Presidente, a un altro mio precedente intervento relativo all'isola ecologica e alla sua dislocazione, che è un'associazione mentale, quella del cimitero e rifiuto, che mi ripugna anche in questo caso. Però, insomma, sono il servizio di manutenzione dei cimiteri affidato ad ASVO evidentemente funziona. Ora ad ASVO verrebbe assegnato anche il compito della manutenzione di tutto il verde pubblico della città.
ASVO è in parte di proprietà del Comune, per la maggioranza di proprietà di Veritas, che a sua volta è un consorzio, appartiene a un consorzio di comuni, ma segnalava il consigliere Zanco prima che è stata ceduta una parte delle quote ASVO in passato e ciò potrebbe avvenire anche in futuro. Nessuno potrebbe impedirlo, perché se il Comune è proprietario di alcune quote di azioni può decidere di venderle quando crede. Si è detto che quest'anno di prova, e che servirebbe anche ad ASVO per specializzarsi ulteriormente in questo nuovo tipo di servizio, servirebbe per il momento di prova, appunto, e che al Comune resterebbero per quest'anno compiti di controllo e direzionali. Per il momento, con la prospettiva di delegare anche questi. Beh, io non nascondo che vedo di pessimo occhio l'idea che dei rappresentanti eletti dalla popolazione, con compiti di gestione del Comune, finiscano per delegare ad un'azienda, ancorché di proprietà del Comune, ma che potrebbe non esserlo per sempre, funzioni che le spettano. Non mi piace il meccanismo, non mi piace proprio l'idea di questa forma subdola di privatizzazione, perché i dirigenti di ASVO, bravissimi, integerrimi sicuramente, ma cambiano, gli uomini cambiano e non vengono eletti dalla popolazione, si sostituiscano ai funzionari del Comune nello svolgere dei servizi che i cittadini hanno delegato invece proprio a questi. Non mi piace proprio il meccanismo, l'idea. Avevo osservato in Commissione un principio che mette in luce alcune delle criticità di questa operazione. Il Comune di Portogruaro, per antichissima consuetudine, affidava le potature degli alberi, assegnava le potature degli alberi alle famiglie bisognose che ne avevano bisogno per riscaldarsi durante l'inverno. ASVO ha assicurato in Commissione che invece queste potature per lei sono un costo, perché tutto ciò che tocca ASVO è rifiuto e quindi nemmeno il termovalorizzatore le vuole. Beh, c'è qualcosa che non va nello statuto di ASVO. Se vuole svolgere questi servizi deve fare in modo di adeguare la propria natura. Se vuole allargare il proprio parco di servizi, e non dubito che riesca a farlo bene, deve modificare alcune delle proprie strutture. Tutte queste ragioni mi spingono a respingere l'idea di affidare ad ASVO anche in anno di prova il servizio di manutenzione del verde pubblico della città. Grazie. Consigliere Drigo, consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, siamo andati in commissione, è stata una commissione in cui secondo me è anche molto interessante. Quello che fa specie, e per la quale non ci trova per niente d'accordo, è proprio il fatto che si parli di rettifica di una delibera di giunta, ratifica, scusate, ratifica. E speravamo, prima di arrivare a questo, a un coinvolgimento da parte di tutte quante i componenti del Consiglio Comunale. Poi possiamo anche dire, e quindi da questo punto di vista siamo completamente scontenti. Poi per quanto riguarda l'affidamento a ASVO, che riteniamo che sia veramente una società, per quanto abbiamo visto nel nostro territorio, molto seria, ci rimane una perplessità, un'ulteriore attività in prova, cioè personale e professionalità, e anche il fatto che il risparmio, con appunto persone che devono essere, diciamo così, istruite, la professionalità, quindi si sperava in un ribasso eventualmente più basso, visto che
non erano persone o il personale non è altamente al momento specializzato. Però, a parte questo, possiamo anche ricordare e possiamo dire che ASVO, come ha detto prima il consigliere Gradini, ha sempre operato, per quanto fatto, per quanto ne possiamo dire, con buona competenza e per quanto riguarda i servizi che ci ha dato fino adesso. E nello stesso tempo c'è anche da parte del personale che segue il territorio una componente, diciamo, umana e al servizio del cittadino che dà quel qualcosa in più. Probabilmente anche i dirigenti danno le loro indicazioni. E quindi quando si parlava in commissione e il dirigente, il presidente, dottor Michelutto, appunto ha detto che per loro è una sfida, ok, per loro è una sfida, per noi, come ho detto quella volta lì, potrebbe essere una scommessa nei confronti di una società, fra parentesi, partecipata, che comunque nel territorio ha avuto sempre il suo peso, ha avuto un peso specialmente occupazionale. E questo non è una cosa da poco. Abbiamo molti dubbi e il sistema principalmente che comunque ci è stato posto in commissione, questo nuovo, diciamo, affidamento non ci è piaciuto per niente. Ci doveva essere un passaggio, secondo noi, prima di coinvolgimento. Il resto, per quanto riguarda la sperimentazione di ASVO, credo che tutto ci può stare. Il tempo sarà galantuomo. E principalmente una cosa che mi ha fatto piacere, la disponibilità a una mia domanda quando il Presidente e anche il dottor Tonazzo hanno detto che sono sempre attenti e disponibili verso nuove, diciamo, idee o proposte o comunque da parte del cittadino e quindi venire incontro a eventuali esigenze o cose particolari o segnalazioni. Questo è comunque un atto di collaborazione che in altre realtà non capita molto spesso. Ecco. Grazie. Grazie consigliere. Sì, ricordo comunque che è la normativa che prevede che, tra l'altro è un ente totalmente pubblico, l'ASVO, che il passaggio ci sia prima in giunta e poi in consiglio. Io non ho previsto consiglio aperto, nonostante sapessi che ci fossero gli ospiti. Se il consesso mi autorizza, possiamo anche chiedere un breve intervento del Presidente Michelutto. Esatto, allora facciamo parlare il Sindaco e poi chiamiamo qui il Presidente Luca Michelutto. Prego, signor Sindaco. Questa sera si è parlato molto spesso di visione strategica. La visione strategica, che credo ciascuno di noi abbia, porta a numerose conseguenze. Abbiamo avuto una visione strategica che ha portato alla cessione delle quote. La nostra ASVO è stata depauperata per acquisire dei denari per fare altro. C'è un'altra visione strategica che porta la nostra ASVO a raccogliere i consensi di numerosi comuni per i servizi cimiteriali. Il Comune di Portogruaro è stato l'avamposto che ha reso possibile questa condivisione di un processo. Oggi abbiamo di fronte un'altra visione strategica. Abbiamo la necessità di guardare avanti, abbiamo la necessità che ciascuno di noi provi a pensare ad una Portogruaro centro di area, centro di mandamento, come capofila di servizi che possono interessare l'intero territorio. Quindi ci troviamo di fronte ad una visione strategica che non guarda indietro, che non va a svilire le grandi realtà che abbiamo.
Ci troviamo di fronte ad una visione strategica che vuole fare della nostra realtà portogruarese centro di riferimento non solo dell'area, ma centro di riferimento per tutto il Veneto orientale e perché no, per l'intera città metropolitana. E questa è la sfida, è qui che dobbiamo confrontarci. Sui problemi di contenuti della delibera, io ritengo che gli uffici comunali, sia quelli di area tecnica sia di quelli di segreteria, abbiano costruito la delibera secondo tutti i dettami della normativa e quindi non ho assolutamente nessuna considerazione da fare, anzi ringrazio chi ha operato in questo senso per l'ottimo e l'egregio lavoro che ha compiuto. Per quanto attiene la sorveglianza delle deleghe che spero questa sera si daranno attraverso dopo la votazione ad ASVO, mi sembra evidente che il controllo che ci sarebbe stato anche nel caso fosse stato affidato ad una cooperativa o qualsiasi azienda in seguito di gara sarà puntuale e preciso. Nessuno ha intenzione di delegare una funzione attribuita al Comune di Portogruaro, si ha intenzione di razionalizzare un servizio affidandolo ad un ente sicuramente di grande rilievo, sicuramente di grande prestigio. Ritengo che quanto andremo a fare stasera, dopo se riusciremo ad approvare questa delibera, potrà essere fondamentale per l'intera area e potrà segnare un momento importante della storia di Portogruaro. ASVO, in base al suo statuto, che sicuramente abbiamo tutti avuto modo di leggere, ha moltissime potenzialità, che non sono solo quelle della gestione dei rifiuti. Una potenzialità era legata ai servizi cimiteriali, un'altra potenzialità è legata alla gestione del verde pubblico. Quindi andiamo a razionalizzare quanto già molti anni fa era stato scritto e purtroppo per molti anni non era stato perseguito. Qui si tratta, in questo caso si ha visione strategica, in questo caso si utilizzano le potenzialità che abbiamo per costruire. Quando invece in maniera molto miope non si guarda alle persone di cui si può fruire, non si guarda agli enti che sono presenti sul territorio, in quel momento si ha una visione molto miope, ripeto. Io non posso altro che ringraziare i componenti di giunta e tutto il personale del Comune di Portogruaro che ci hanno aiutato a costruire questo percorso. Ringrazio i consiglieri di maggioranza in particolare, ma anche quelli di opposizione che hanno contribuito attraverso la partecipazione alla commissione a ciò dedicata per essere riusciti ad arrivare a questo momento importante di Consiglio Comunale. Come ho detto nel corso al termine della commissione, io auspico che ci sia la condivisione totale del progetto, auspico che tutti i consiglieri possano riflettere in maniera più compiuta e completa sul futuro che stiamo dando alla nostra ASVO attraverso un voto unanime alla delibera, nella certezza che comunque in questo Consiglio Comunale ciascuno sia assolutamente e moralmente pronto a operare per il bene dei nostri cittadini, e sono anche comunque certa che l'eventuale voto contrario non sia un voto di dissenso, ma sia un voto a supporto della cittadinanza. Grazie signor Sindaco, invito quindi il Presidente Luca Micheluto qui a fare un intervento su questo argomento. Grazie. Grazie Presidente, grazie Sindaco, grazie e buonasera a tutti i consiglieri comunali, i dirigenti e gli assessori presenti qui questa sera. Chiaramente il mio intervento sarà un intervento innanzitutto di ringraziamento all'amministrazione comunale di Portogruaro che ha
proposto ad ASVO questo nuovo servizio per noi, perché di fatto la cura e la manutenzione del verde non è un servizio che non abbiamo mai eseguito in altri comuni. Tendo a precisare, l'ho precisato in commissione, che è il comune di Portogruaro che ha iniziato a vedere ASVO non solo come azienda che fa l'igiene ambientale, ma che può essere, tra virgolette, usata, nel termine giusto, usata, dalle amministrazioni comunali per comperare altri servizi che sono previsti nello statuto. Due elementi mi sembra giusto sottolineare, riprendendo un po' un ragionamento già affrontato qui questa sera. Per quanto riguarda il nostro impegno in questo tipo di servizio, l'ho detto in commissione, lo dico stasera, per noi è una sfida importante. Sappiamo quanto importante è il verde in una città come Portogruaro, lo è in tutti i nostri 11 comuni, ma a Portogruaro in maniera rilevante il verde ha un aspetto non solo culturale e storico, ma anche sociale importante. Tanti sono gli spazi verdi, tanti vengono usufruiti e noi pensiamo che una cura e un'attenzione verso questo aspetto sia importante. Il nostro obiettivo non è stato e sarebbe un po' misero se fosse solo quello di proporre al Comune un risparmio dell'1%, 3.000 euro erano circa, dottor Scappini, 3.000 circa, ecco, tra l'altro correggiamo bene, 3.000 euro rispetto al ribasso d'asta dell'anno scorso, dunque siamo attorno a un 12%, 13, 12 più 1, 13, non sappiamo come sarà andata la gara quest'anno, ma insomma non si fa la gara e comunque ci ha assicurato un ribasso d'asta ancora più basso rispetto a quello dell'anno scorso, comunque, dunque un risparmio comunque maggiore. Ma misero sarebbe il nostro intervento se fosse quello l'aspetto per cui l'amministrazione comunale ci ha affidato quel servizio. La nostra idea è quella di cercare di fare servizio nel miglior modo possibile, senza trascurare nessun'area, e quando dico nessun'area mi riferisco al centro storico, ai parchi importanti che ha Portogruaro, ma anche alle periferie, alle numerose aree verdi che sono le periferie, e soprattutto di avere un servizio che possa essere contestuale. Talvolta la critica che spesso viene mossa all'amministrazione comunale o alle aziende che fanno questi servizi qua è quello, c'è una zona bella pulita ma là c'è l'erba alta. Ecco, l'idea nostra è quella di cercare con le nostre forze, con il nostro impegno, di poter contestualizzare i servizi, soprattutto quelli di sfalcio, che sono quelli più importanti, quelli che prima saltano all'occhio, in maniera contestuale, di avere una città più bella, più pulita, più ordinata e più vivibile. Questo ha un senso anche, secondo me, non solo culturale ma anche sociale, importante. Questo è il primo aspetto. Mi sento di voler sottolineare due passaggi che ho colto dal dibattito politico. Sono due cose che vorrei portare al Consiglio Comunale, che non sono di rilevanza politica perché che non mi competono in questa sede, però mi sento il dovere di fare, perché sono supportati anche ormai da giurisprudenza. Quando un comune dà un servizio a un'azienda in house, l'ho detto forse un anno e mezzo fa, di fatto internalizza un servizio, cioè dice: questo servizio per me è talmente strategico che non voglio più affidarlo con una gara, ma voglio farlo per conto proprio. ASVO, vi ricordo che è una vostra azienda, è un'azienda del Comune di Portogruaro, è vostra. Dunque dare servizio ad ASVO significa di fatto, scusatemi l'equazione, significa di fatto internalizzare il servizio, cioè farlo con propri dipendenti di fatto. Giurisprudenza, dico questo perché ormai anche su alcuni contenziosi tra privati e aziende come ASVO è dimostrato che le aziende come ASVO sono di fatto, scusatemi un banale esempio, degli uffici periferici, delle operatività periferiche del comune che ha quote in quell'azienda. Ed è il motivo per cui non serve fare una gara, ma si affida a se stesso quel compito. Dunque, per noi un comune che
affida ad ASVO il servizio vuol dire che vuol farlo con maggiore cura, che vuol esserci ancora più dentro, che vuole ancora più seguirlo in maniera importante e lo ritiene strategico. Questa è la scelta che ha fatto Portogruaro con i cimiteri. Il Presidente prima ricordava in una battuta che altri comuni si affacceranno nei prossimi giorni, di fatto posso ormai dirlo ufficialmente, devo andare in Consiglio Comunale a affidarlo, però sono ben 4 i comuni che nei prossimi giorni passeranno i servizi materiali ad ASVO, sono San Michele, Fossaldo di Portogruaro, Cinto Cammaggiore e San Stino di Livenza, comuni anche Teglio, ci ha chiesto un preventivo questi giorni, qua vediamo se riusciamo a metterlo in coda anche Teglio, però insomma questi 4 sono sicuri, abbiamo già documentazione e stanno già dialogando gli uffici. E noi presumiamo che forse anche sul servizio al verde ci sia un po' un apripista che poi il prossimo anno anche altri comuni possono affacciarsi. Dunque questo è un segnale per noi importante e riteniamo importante perché significa che, ripeto, il comune ha cura di questo servizio e vuole avocarlo a sé insieme con un'azienda che è totalmente sua. Un ultimo aspetto, poi chiudo, scusa Presidente, un ultimo aspetto, io voglio ricordare che questa azienda un po' di anni fa era un'azienda che un po' tutti, bipartisan, definivano un carrozzone, possiamo dirlo, perché insomma, bisogna usarle un po' le parole che si definivano un po' di anni fa, insomma, no? E la differenziata, vi ricordo che qua era il 30%, forse anche meno, come dati ambientali, i bilanci, vabbè, insomma, c'erano le entrate delle discariche, vi ricordo che la discarica portava proventi da fuori bacino, e aveva un organico di 100, 140, 150 dipendenti. Molti servizi, quando io sono diventato Presidente, la stessa ASVO affidava a terzi. Dunque qui vengo a alcuni consiglieri che hanno sottolineato il fatto che noi alcuni servizi, compreso alcuni servizi nell'affidamento del verde, daremo fuori. È chiaro che ASVO oggi non ha le professionalità, il know-how, come dicono quelli che sanno parlare, e le attrezzature totali per fare totalmente i servizi. Certo, noi cresciamo per poi cercare in breve tempo di poterli fare col personale nostro, con le attrezzature nostre, investendo in tal senso, se avremo la conferma fra un anno del riaffidamento del servizio Portogruaro e se avremo altri comuni che si affacciano a questo. Io vi ricordo che adesso ASVO, vi stavo raccontando la storia di 15 anni fa, quando ASVO i servizi li dava fuori, ora ASVO i servizi di igiene urbana li fa al 99% internamente, col suo personale. Dunque è cresciuta, cioè la crescita non è immediata, quando comincia un servizio la crescita non è immediata, ci vuole il tempo, ci vuole la struttura, ci vuole la conoscenza. ASVO ha assunto centinaia di persone in questi anni qua, vi ricordo questo, anche questo ruolo è importante. Io voglio sottolineare che nei prossimi giorni noi per fare questi servizi qua insieme con i cimiteriali e a ripristinare alcune persone che purtroppo sono venute a mancare in azienda o alcune fortunatamente invece sono andate in pensione, noi assumeremo circa 25 persone e vi voglio sottolineare che quelle persone lì sono in questo momento disoccupate, molte di quelle persone lì non hanno occupazione, in ASVO trovano una prospettiva di un lavoro magari parziale per alcuni mesi, ma poi voi sapete che noi abbiamo una possibilità a chi dimostra volontà, impegno, costanza e forza nel lavoro di poter portarli anche a tempo indeterminato. Questo è anche un po' un obiettivo, dunque il ruolo che ha svolto in questi anni ASVO è stato anche un po' un collettore, tra virgolette, sociale, che ha potuto anche dare risposte importanti in momenti in cui, vi ricordo, c'era una crisi occupazionale in questo territorio importante. Insomma, ecco, noi siamo passati da un organico di 150 persone, noi adesso siamo a 170, correggimi direttore, a tempo indeterminato e circa un'ottantina di persone a tempo determinato. Dunque siamo a 250 dipendenti che lavorano nell'organico ASVO. E continuiamo a assumere, il sindaco può essere testimone, continuiamo a assumere con bilanci sani, con bilanci in ordine. L'anno scorso abbiamo avuto ricavi per oltre 21 milioni di euro, abbiamo diviso circa 1 milione di euro di utili, distribuito, abbiamo cercato di fare questo operato. Dunque secondo noi è importante anche questo ruolo tra virgolette sociale che abbiamo avuto nel territorio e che vorremmo
continuare a avere. Grazie. Grazie Presidente Michelutto. Molto esaustivo. Consigliera Manzato, prego. Sì, mi sento solo di replicare a un'osservazione della signora Sindaco. Io non mi devo sentire immorale se voto diversamente rispetto a quello... No, scusi signora Sindaco, lei ha detto auspico che ci sia un voto unanime, soprattutto dal punto di vista morale. Io non mi devo sentire immorale se voterò in un modo diverso rispetto a quello che è il suo invito di votare all'unanimità. Per cui, signora Sindaco, mi perdoni, se vogliamo riascoltare, io mi sono sentita, sinceramente, mi sono sentita offesa da quello che è stato detto, ho frainteso benissimo, allora qui si fraintende sempre, sinceramente credo che in questa aula, tutti o in questo luogo, ognuno possa liberamente esprimere il proprio voto senza doversi sentir dire che un voto diverso da quello che auspica il sindaco non è morale. Prego. Sì, consigliera, guardi, la rassicuro, non ho detto assolutamente... No, ma ascolti la registrazione. No, scusa, ma ho detto che auspico, riassumo, inviterei tutti a votare, che in ogni caso anche un voto contrario, in quanto i consiglieri rappresentano i cittadini, è un voto assolutamente bene accolto. Questo ho detto. Se si ascolta la registrazione, ascolti se... Grazie, signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi, consigliere Terenzi, prego. Per dichiarazione di voto premetto che ho ascoltato con vivo interesse l'intervento del Presidente, ma torno anche a dire a lui, a questa Assemblea e ai cittadini che stasera non è in discussione né la qualità, né il ruolo, né la funzione di ASVO. Non è così. Anzi, noi abbiamo contestato un contenuto anzi un metodo dell'amministrazione, e lo ribadisco, perché un tema di questa natura e di questa portata merita approfondimento. Qui ormai si fanno le commissioni qualche giorno prima il Consiglio Comunale, dobbiamo esaminare provvedimenti anche piuttosto corposi, in realtà nessuno obbliga questa prassi e questa scansione temporale. Un'amministrazione che vuole suscitare un dibattito consente anche alle articolazioni del Consiglio di confrontarsi e di ragionare su questi temi. Quindi siamo contrari al metodo di questa amministrazione. Signor Presidente, no, lei risponda, ma adesso parlo io, ho il tempo a disposizione, ecco, perfetto, perché se no, benissimo. Sì, no, ho finito, quasi ho terminato. Ecco, seconda cosa, non ci convince questa delibera anche nei contenuti, proprio per le cose che ho detto e che non sto qui a ripetere, e che del resto anche lei Presidente ha esplicitato, ha detto in questo momento noi non abbiamo competenze e quindi dobbiamo gestire proprio nell'anno di sperimentazione mediante subappalti. Quindi è, come dire, un controsenso in sé, ma non è questo il tema. Il tema vero è che per valorizzare il ruolo di ASVO un comune capofila fa un'alleanza con i comuni che sono nell'assemblea di ASVO, identifica una visione, un progetto, ovviamente da condividere ed anche da far emergere politicamente sul ruolo di ASVO, e identifica una progettualità. Questo è il modo di procedere, non frammentando servizi, sottoservizi o altro. Io questo rivendico. Il Comune di Portogruaro avrebbe fatto molto di più e molto meglio per la comunità e anche per ASVO stesso, perché a me non piace questa cosa della sperimentale per un anno. Ma cosa vuol dire sperimentale per un anno? Poi le competenze, insomma, guardate, è la nostra visione, è il nostro modo di intendere e di vedere questo provvedimento. Quindi sgombriamo il campo, viva ASVO, per quello che fa e anche per tutte le cose che ha detto il Presidente, ma noi questa delibera, per le questioni che ho poc'anzi evidenziato, non la voteremo.
Grazie consigliere Terenzi, io prima di dare la parola al sindaco che voleva aggiungere un'altra cosa tengo a precisare più che altro ai cittadini a casa, perché permettetemi, sono un po' stufo di sentire sempre un certo ragionamento. Le commissioni e tutte le riunioni che sono propedeutiche al Consiglio Comunale sono a norma di regolamento, sono a seguito della preparazione dei documenti da parte degli uffici, non c'è nessun tipo di, come posso dire, di tentativo di portare all'ultimo momento le cose, e mi fa specie anche che lo dica, e lo dica spesso, un gruppo che ha all'interno un ex Presidente del Consiglio che sa benissimo che questo è il procedimento che si è sempre tenuto, ma non perché si voglia voglio dire, mettere in difficoltà. Questo è il procedimento che si è sempre tenuto, perché così funzionano uffici, commissioni, ufficio di presidenza, programmazione delle commissioni e organizzazione dei lavori. Quindi si finisca di dire che questa prassi è utilizzata da questa amministrazione, da questo Presidente del Consiglio per mettere in difficoltà qualcuno, perché è una menzogna assoluta. Chiaro? L'ha detta lei è una menzogna assoluta. Il regolamento mi lasci parlare per cortesia. Il regolamento è seguito lei lo sa bene perché me l'ho anche riconosciuto spesso, quindi forse adesso sta tentando di fare un intervento diverso, me l'ha sempre riconosciuto. Qua si fanno le cose come si deve da regolamento e si rispettano tutti i consiglieri comunali, tutti, in maniera indistinta. Consigliere Zanin, prego. Grazie, solo una cosa, nessuno per una questione, lei mi ha citato e mi dà la parola per regolamento. Solo un attimo, non si mette in dubbio che sia tutto in base al regolamento, ci mancherebbe altro. Si vuole sottolineare solo il fatto che certi argomenti chiederebbero forse 2 o 3 commissioni prima di arrivare al punto finale. Questo si sta a sottolineare, tutto qua, grazie. Allora, quello che lei ha detto è una sua libera interpretazione di cui lei si assume la responsabilità, benissimo. Io ho detto esattamente, non ho mai detto che in questa amministrazione, no, mi lasci parlare, non si sovrapponga cortesemente, mi lasci parlare. Ecco, le ripeto, questa è una sua libera interpretazione, io non ho detto che si è leso qualche norma regolamentare, ho detto che molto spesso su temi di questa cavaratura, di questa importanza, non si discute sufficientemente e nulla osterebbe il fatto di dare più tempo ai consiglieri comunali e nelle commissioni per approfondire adeguatamente i temi. Per cui io non ho mai accusato né lei né questa maggioranza di agire artatamente per comprimere la discussione, è una sua libera interpretazione, rivendico però da consigliere comunale, anche a nome dei miei colleghi, va bene, la necessità, l'utilità e anche il diritto in qualità di consiglieri comunali di poter adeguatamente confrontarsi, studiare ed esaminare provvedimenti di una certa complessità e corposità. Signor Sindaco, prego. Vorrei chiudere dicendo, se non ci sono altri interventi, viva ASVO, che gestisce il servizio rifiuti e che per merito di questa amministrazione gestisce egregiamente anche i servizi cimiteriali. E viva ASVO, che sta probabilmente iniziando a gestire i servizi anche per altri comuni. Io spero che l'anno prossimo si possa dire tutti insieme viva ASVO che gestisce il servizio rifiuti, servizi cimiteriali e gestione del verde, per merito di questa amministrazione. Grazie, signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi, pongo in consigliere Drigo. Prego. Sostegno di quanto affermavo prima, ci è stato assicurato dai vertici di ASVO che sono 11 i comuni per i quali ASVO svolge servizi e questi non hanno la maggioranza di ASVO che è di Veritas. E quindi la sua affermazione che è il comune che al suo interno gestisce, mi pare che non risponda al vero. Grazie.
Bene, allora io vorrei tornare un po' all'aspetto concreto dell'argomento, no? Qual è l'aspetto concreto? Che abbiamo ASVO, una società che opera nel territorio e che utilizza, se vogliamo, oltre che al servizio che presta, utilizza anche gente del territorio, occupa gente del territorio, non è che prenda gente da fuori, ecco, del mandamento. Ecco, questo è un altro aspetto importante che dal mio punto di vista ci dovrebbe far riflettere e dire che il fatto che questa azienda utilizza persone del territorio e presta il servizio nel territorio, ecco, poi questo è già un dato fondamentale per dare spazio a questa azienda. Poi c'è un altro aspetto importante che credo sia giusto tenere in considerazione, che se la partecipazione in ASVO da parte degli 11 comuni è quella che è, non è causa né di ASVO e neanche di chi detiene la maggioranza, è causa forse di comportamenti, atteggiamenti, scelte e attività politiche che forse non erano delle migliori in merito, perché ribadisco, io ho sempre trovato negativo, per non usare altri aggettivi diversi, negativo il fatto che il Comune di Portogruaro precedentemente abbia ceduto parte della sua quota di ASVO, perché ASVO, anche se precedentemente era ritenuta, come ha detto il Presidente, un carrozzone, però aveva tutte le premesse, le caratteristiche e le possibilità per essere un'azienda di riferimento, specificatamente per dove opera, di riferimento per il territorio. E questa è la dimostrazione che è un'azienda sana, capace e che ha futuro. A un certo momento l'abbiamo avuto anche con la comunicazione da parte del Presidente dei dividendi distribuiti ai soci. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Presidente, se vuole fare una chiusa finale, grazie. No, non sono una chiusa finale, solo per precisare, forse non mi sono spiegato bene. Quando dico che il Comune di Portogruaro avoca a sé il servizio, e questo, l'affidamento in house previsto dalle leggi nazionali, è indipendentemente dalle quote che Portogruaro possiede in ASVO. Le faccio un esempio: Teglio Veneto ha lo 0,9% delle quote di ASVO, 0,9%, se si dà un servizio in house è Teglio Veneto che decide per quel servizio, non è né Veritas, né San Michele, né San Stino, né Fossalta. Cioè l'affidamento in house, basta avere una quota della società e tu puoi darlo e su quel servizio decide Portogruaro su Portogruaro, se è Teglio Veneto, con l'esempio che sto facendo, è Teglio Veneto. Dunque non pregiudica il fatto che ci sia più quote di un comune, altro comune o Veritas. Vi ricordo che poi Veritas, il capitale di Veritas non è un nome Veritas, Veritas vuol dire 50,3% Venezia, Mira e altri comuni, non è Veritas, una società, sono altri comuni, ma al di là di questo il servizio in house significa che lo dà il Comune di Portogruaro e lo gestisce il Comune di Portogruaro, al di là del capitale sociale di cui è formato ASVO SPA. Dunque non è che non può decidere. Ripeto, faccio l'esempio del comune più piccolo che abbiamo nel territorio, che è Teglio Veneto, che mi pare non arrivi neanche all'1%, sbaglio direttore. Se domani mattina Teglio Veneto ci dà i cimiteriali, facciamo l'esempio che, visto che prima il sindaco mi ha chiesto com'è la cosa su Teglio Veneto, se domani mattina è Teglio Veneto che decide di dare i servizi, di dare il servizio ad ASVO, ed è Teglio Veneto che decide su quel servizio. Ecco. L'aspetto della globalità dell'azionariato che ha ASVO non interferisce sul singolo servizio affidato in house. Grazie Presidente. Consigliere Gradini. Grazie Presidente. Io ho fatto un intervento a favore perché conosco tra l'altro anche il nostro personale, la popolazione del Veneto orientale, il popolo che lavora, diremo, per questo istituto e per la nostra città, e
io questo ultimo periodo di tempo ho avuto l'opportunità di vedere all'opera questo gruppo di lavoro. È necessario, dopo il dibattito di questa sera e diremo le cose che emergono, che questa non finisca qui questa sera con quello che potrebbe essere una delibera, una decisione affrettata. Io propongo quindi alla maggioranza, quindi al Consiglio Comunale, tutto, l'opportunità di riprendere questo discorso, anche se ci saranno perché ci saranno sicuramente delle sospensioni, non decisioni definitive o su questo argomento. Io propongo che questo argomento venga ripreso con calma più avanti nelle commissioni e poi ribattuto, diremo, con le proposte di ognuno, di ogni gruppo, di ogni consigliere comunale nelle apposite sedi, diremo, al fine di dissolvere, diremo, questi dubbi, queste problematiche che sono molto molto importanti. Quindi ripropongo quanto prima il problema l'argomento che sia riproposto prima nelle commissioni e poi nel Consiglio Comunale, che definitivamente delibererà a favore di questa operazione. Grazie. Grazie consigliere Gradini, io quindi adesso metterò anche in votazione la sua richiesta, però mi preme sottolineare, perché poi sa, il regolamento prevede che le commissioni hanno tutti, la minoranza ha la vicepresidenza di tutte le commissioni. Le richieste, mi rivolgo al consigliere Zanin e anche alla richiesta del consigliere, quindi la vicepresidenza è in capo ai consiglieri di minoranza e la richiesta di commissione, se viene proposta da 4 consiglieri, il presidente e poi la commissione preposta ha l'obbligo di indirla. Quindi la richiesta di commissione, se la minoranza ha veramente intenzione di portare avanti un percorso, basta che mandi, formalizzi via mail all'ufficio di presidenza la richiesta di commissione ed io sono obbligato ad indirla. Quindi questo lo dico per far capire alla gente a casa, perché è giusto che chi ci segua capisca, ai presenti, ma anche ai consiglieri che hanno tutta la libertà e la disponibilità di indire commissioni di qualunque genere. La consigliera Pizzolito ha appena chiesto una seconda commissione nei giorni scorsi e questa verrà indetta. Quindi questo è quanto. Adesso io pongo in votazione la richiesta del consigliere Gradini perché ho l'obbligo di farlo. Quindi il consigliere Gradini ha chiesto il rinvio del punto. Chi è favorevole? Ha chiesto il rinvio del punto, credo. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? Respinta la richiesta del consigliere Gradini. Se abbiamo finito gli interventi, io pongo in votazione la ratifica. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuto il consigliere Fagotto. Quindi 7 contrari. Il provvedimento è approvato. E chiedo anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Chi si astiene? Il provvedimento è approvato. Noi congediamo il presidente Michelutto e il direttore Tonazzo, li ringraziamo della presenza e proseguiamo col Consiglio Comunale. Prego. Scusi Presidente, volevo solo sottolineare il fatto che l'unanimità richiesta evidentemente non è così importante. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, modifica programma opere pubbliche 2019-2021 e elenco annuale 2019, variazioni di bilancio, argomento esaminato a terza e quinta commissione il 4 febbraio, il parere è arrivato dai revisori lo stesso giorno. Chiedo per cortesia al Presidente una breve relazione, grazie. Grazie Presidente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 è stato approvato il bando con il quale sono state definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana delle periferie delle città metropolitane, definito bando periferie. Il Comune di Portogruaro, assieme alla città metropolitana di Venezia, ha partecipato a questo bando con una proposta progettuale relativa agli interventi di riqualificazione dell'area ex perfosfati dell'importo di 4.890.000 euro. Il 25 luglio 2016 è stato approvato il progetto Remove, che comprende anche la proposta progettuale del Comune di Portogruaro. Con delibera di giunta del 7 maggio 2018 è stato approvato lo schema di accordo paternariato per la sottoscrizione tra la città metropolitana di Venezia e il Comune di Portogruaro facente parte del progetto Remove. Il 18 ottobre 2018 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva riguardante la ex perfosfati ubicata in via Cimetta a Portogruaro alla Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa di Modena e Coprogetti SCRL di Pordenone per un importo complessivo di 181.568,71 euro. Il 21 maggio 2018 è stato approvato con delibera di giunta il progetto definitivo dell'opera per un importo complessivo di 4.890.000 euro. È il 7 agosto 2018 pure il progetto esecutivo dell'intera opera. Il 17 agosto 2018, con una nota, la città metropolitana di Venezia comunicava all'amministrazione comunale di Portogruaro che il decreto del 25 luglio 2018 mille proroghe, convertito in legge il 21 settembre 2018, sospendeva l'efficacia delle convenzioni, tra cui la convenzione relativa al progetto Remove, spostando di fatto il trasferimento dei fondi concessi dall'annualità 2018 all'annualità 2020 e quindi di sospendere il procedimento amministrativo relativo all'indizione di gara d'appalto in quanto veniva a mancare la copertura finanziaria per l'annualità 2018. Con delibera del Consiglio Comunale, il 27 dicembre 2018 è stato approvato il programma Opere Pubbliche 2019-2021, nel quale tra le opere da realizzare nell'annualità 2020 era stata inserita appunto la riqualificazione dell'area per fosfati. Il 14 gennaio 2019 la città metropolitana di Venezia comunicava al Comune di Portogruaro che la legge di bilancio 2019 prevede che le convenzioni la cui efficacia era stata sospesa col decreto mille proroghe, tra le quali anche quelle relative al progetto Remove, producano effetti finanziari dal 2019, quindi dal prossimo anno. Grazie. Sì, da quest'anno. Grazie consigliere Barbisan. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, qui in Commissione abbiamo sentito l'assessore affermare che dovremmo essere contenti che arrivino quasi 5 milioni di euro a Portogruaro. Noi siamo contenti che arrivino 5 milioni, anzi magari 50 milioni. Ma il problema qui non è essere o meno contenti per la città, è farlo nel migliore dei modi. Fra l'altro dovremo anche, anticiperemo anche i soldi. Abbiamo chiesto in Commissione Lumi delucidazioni per cosa sarà la perfosfati dopo aver speso i soldi del bando periferie. Perché dobbiamo partire da una semplice domanda: se avessimo presentato il progetto attuale per partecipare al bando periferie, sarebbe passato? La risposta è nelle carte: no. Questo è quello che si può leggere nella relazione del progetto metropolitano, che comprende anche la nostra perfosfati. Tale processo viene innescato attraverso il restauro di strutture esistenti che versano in uno stato di degrado edilizio senza ulteriore consumo di suolo, con destinazioni d'uso differenziate, tutte finalizzate all'uso pubblico e con efficientamento energetico. Ecco, qui si è fatto di meglio, tanto che i pannelli fotovoltaici proposti in sede di gara sono spariti nel nulla.
perché la struttura non li sostiene e probabilmente la sovrintendenza non li vuole. Ma il pezzo forte è che si capisce benissimo che il bando periferie prevedeva espressamente che l'area oggetto dell'intervento alla fine dei lavori sia fruibile, anzi di più, finalizzata all'uso pubblico. E invece nel progetto esecutivo c'è scritto chiaro e tondo che l'area al termine dei lavori dovrà essere interdetta perché trattasi di lavori parziali che non raggiungono appunto lo scopo di rendere utilizzabile l'area, ma ne fermano solo il degrado. Sia chiaro, noi siamo più che d'accordo nel recuperare i capannoni, ma dobbiamo essere chiari che abbiamo probabilmente sbagliato bando, perché il bando periferie aveva lo scopo di prendere aree degradate e periferiche e renderle a nuova vita. E qui invece ciò non succederà, almeno subito, forse in un futuro, e lo speriamo tutti noi in Consiglio e tutti i cittadini di Portogruaro. Ma ancora una volta, anche nell'ultima commissione, ci viene confermato che non si sa proprio che cosa sarà della Perfosfatti al termine dei primi lavori. La fruibilità è sconosciuta e quindi inutile scrivere nel documento programmatico d'area metropolitana che lì sotto si faranno concerti, eventi, fiere e altro. Al momento non sarà possibile. È inutile dichiararlo ai giornali, ad oggi non c'è la fruibilità. Stiamo parlando di una speranza, cioè della possibilità che spuntino dei fondi o un privato ci voglia investire. Ma allora, dato che le cose stanno secondo noi in questa maniera, si doveva ragionare in maniera diversa. Prima si doveva fare il nuovo progetto e quindi solo dopo si dovevano chiedere i finanziamenti. Invece abbiamo fatto tutto il contrario, con la speranza che nessuno se ne accorga e tutto si concluda così. Ma crediamo che ora sia giunto il momento per la Giunta di chiarire una volta per tutte ciò che abbiamo chiesto più e più volte, cioè che ci dia conto di quanto previsto dall'articolo 6 del bando periferie e quindi per l'ultima volta chiediamo quale sarà l'utilizzo dei capannoni al termine dei primi lavori. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Raccogliamo magari una serie di spunti se ci sono altri interventi e poi eventualmente. Consigliere Foglia, prego. Sì, buonasera a tutti. Non è la mia commissione perché io sono Presidente della Commissione Cultura, però mi sento in dovere di dover replicare. Trovo l'intervento del consigliere Fagotto corretto da un certo punto di vista, nel senso che magari queste preoccupazioni non sono solo sue ma anche di altri cittadini. Ripeto però, riporto quello che però è stato detto in commissione per dovere di precisione, perché partecipo da consigliere alle commissioni e quindi riporto anche quello che ho capito io dalla commissione. La prima cosa è che forse, e questo credo l'ufficio tecnico l'ha ripetuto altre volte, ma visto che è presente magari lo ridirà, stiamo parlando di un monumento, correggetemi, a tutti gli effetti, di un interesse storico, è come parlassimo di un monumento, poco meno se vogliamo, comunque. E quindi la prima cosa da fare, e qua l'ufficio tecnico è stato molto chiaro, è di conservare, mettere in sicurezza e conservare l'edificio. Per cui questo mi sembra il primo obiettivo, no? O aspettiamo che cada del tutto? Il fatto di metterlo in sicurezza e di metterlo a posto, tra l'altro, lo renderà possibile anche per essere appetibile per altri successivi interventi. Io credo che la Perfosfatti sia un'area veramente strategica per Portogruaro e possa veramente essere per il futuro il fulcro di Portogruaro. Se a voi quando scendete dal treno piace vederla così, personalmente lo ritrovo di pessimo gusto, anche tra l'altro uno sfregio nei confronti di una cittadina. Quello dovrebbe diventare invece un simbolo che porterà a entrare a Portogruaro. Ci piacerebbe aver avuto 15 milioni per farlo, io credo all'amministrazione, per farlo, pulirlo, metterlo a posto e metterci dentro la miglior cosa possibile, magari un Nemo,
un museo di caratura europea, quello c'era, quindi sia stato fatto sulla base dei soldi quello che si poteva fare. Tengo presente che è arrivato cosa? 46esimo o 36esimo, non mi ricordo. 36? Quindi di cosa stiamo parlando? Esposizioni su Italia, non stiamo parlando nel circondario. Quindi solo forse per una posizione o di poca posizione non è entrato a diritto nella classifica che il governo, quindi voi avete fatto, per scegliere chi doveva star sopra e chi doveva star sotto. Su quanti erano? 104, insomma mi pare una graduatoria niente male, 120. Io onestamente non mi pare sia stato fatto un brutto lavoro, 36esimo, 120 a livello nazionale, ma di cosa stiamo parlando? Interdetta, anche su questo vorrei fare una precisazione. Consigliere Fagotto, sto parlando a lei però, anche, perché sto rispondendo a lei. Appunto, però se lei parla con un altro consigliere io difficilmente riesco a rispondere, mi piace essere ascoltato quando parlo, per correttezza ed educazione. Sì, interdetta non mi risulta che è stato detto questo, è dato temporaneamente interdetta, cioè si potranno fare degli eventi non fissi, potrà essere dedicata ad attività non fisse e costanti, quindi anche questo non è corretto. Fondi e interventi dei privati, che male c'è? Certo che se ti presenti con una struttura così è un po' difficile trovare fondi e interventi dei privati. Se invece ti presenti con una struttura che è già in sicurezza, che è già predisposta, che quindi basta solo metterci dentro il contenitore, è un'altra cosa. È come se io presentassi e andassi a vendere una casa finita. È chiaro che l'arredamento me lo scelgo io, ma la casa è finita, in sicurezza e anche fatta bene. Però, ripeto, la sua interrogazione è coerente, corretta, e la ringrazio perché questo ha dato modo a me di spiegare ancora una volta ai cittadini di Portogruaro cosa si intende fare per Fosfati. Tra l'altro, e chiudo, esistono già delle idee, non vengono formalizzate perché per ora sono solo dei sogni, delle idee che quando avranno una certa concretezza verranno anche ufficializzate. Grazie. Grazie consigliere Foglia. Consigliere Drigo, prego. Grazie Presidente. Non posso che concordare in tutto con quanto detto dal consigliere Foglia sul fatto che la Perfosfati sia il biglietto da visita della città, sul fatto che sia un'opera d'arte importante di architettura precoce, esempio di architettura industriale della seconda metà dell'Ottocento, preso ad esempio, tra l'altro i primi articoli sulla Perfosfati sono stati pubblicati in francese a Parigi, presa come modello architettonico, quindi è veramente un pezzo importante della nostra storia, anche dal punto di vista estetico, ingegneresco, culturale. È il primo esempio di industrializzazione a Portogruaro, seguito poi negli anni 30-40 in epoca fascista dal Villanova, l'insediamento di Villanova, la nostra Tor Viscosa, in piccolo. E poi l'industrializzazione di Portogruaro si è fermata lì e abbiamo pagato per decenni col pendolarismo il mancato sviluppo industriale di Portogruaro, e forse anche lì bisognerebbe fare una ricostruzione storica un po' più accurata, forse anche per questo il trasferimento della diocesi in quel di Pordenone, che invece aveva preso altre strade con Lino Zanussi. Ma questo oggi è un vantaggio, il non avere periferie degradate, quartieri dormitorio. Questo è un vantaggio per la città che va sfruttato sicuramente. E nella Perfosfati hanno lavorato i nostri nonni, a volte i nostri padri, e non possono ricordare che è stata chiusa perché l'USL con una ricerca accurata ha dimostrato che il 90% dei carcinomi uguali venivano dai materiali che si lavoravano lì. Solo per questo è stata chiusa dalla Montedison quella fabbrica. E allora vorrei proporre in questa sede che
qualunque sarà l'utilizzo pubblico di quel bene, e la città ne ha estrema necessità di uno spazio per eventi, per manifestazioni, mostre, concerti, ed è uno spazio ideale perché è vicino alla stazione, mezzi di comunicazione, vicino alle caserme di finanza e polizia, quindi anche controllato. È una posizione strategicamente incredibile quella della Perfosfati. E allora vorrei proporre fin d'ora che qualunque sarà la destinazione sia intitolato a tutti questi morti che ci sono stati, che sono stati la ragione della sua chiusura. E lo dico perché rimanga a verbale, chissà quando succederà, però vorrei che ci si ricordasse di loro. Grazie. Grazie consigliere Drigo. Ci sono altri interventi? Consigliere Terenzi, prego. Grazie Presidente. Oggi noi qui stiamo discutendo del fatto che la legge di stabilità ha praticamente messo una pezza su provvedimenti di governo, del governo Movimento 5 Stelle e Lega, che uno dei primi atti appunto di questo governo che aveva in qualche misura congelato e spostato in avanti i fondi anche del progetto Remove, città metropolitana, bando periferie, nonostante fossero già stati approvati, nonostante vi fossero già delle convenzioni sottoscritte, nonostante vi fossero già degli impegni presi dalle amministrazioni comunali, vedi ad esempio il comune di Portogruaro, ma non solo. E questo atteggiamento nei confronti di grandi opere, degli investimenti che farebbero davvero anche ripartire il nostro Paese, ce lo ritroviamo davanti paro paro nella stretta attualità. Tutti i nostri giornali parlano di recessione tecnica, io temo che sarà una recessione effettiva altro che tecnica, e però abbiamo fermi qualcosa come 20,3 miliardi. Abbiamo fermo il tunnel del Brennero, abbiamo ferma la pedemontana veneta, abbiamo ferma l'alta velocità Brescia-Padova, abbiamo ferme le tangenziali venete, abbiamo ferma la Gronda di Genova, abbiamo ferma l'autostrada regionale Cispadana, abbiamo ferma l'autostrada Cremona-Mantova, la terza corsia 11, l'autostrada tirrenica, e per non parlare poi del tema della TAV che è all'ordine del giorno. Questi sono tutti investimenti iscritti e citati dal Corriere della Sera, quindi non sono fonti tendenziose o fonti di chi non vuole bene al governo giallo-verde. Ecco, per cui è positivo il fatto che ci sia stata nella legge di stabilità, a fronte dell'insurrezione dei sindaci e a fronte dell'insurrezione dell'ANCI, ricordiamo che questo è stato la chiave di volta che ha fatto ritornare in sé almeno da questo punto di vista il governo, ecco, e tre commi della legge di stabilità che però, lo dico all'amministrazione se è interessata a quel che dico, attenzione, perché i fondi non sono affatto sbloccati e i fondi non sono stati affatto rimessi a disposizione degli enti locali. Si dice soltanto che nel 2019 potranno essere nei fatti rimborsate le spese già sostenute e certificate a seguito delle convenzioni precedentemente firmate. Dice questo il provvedimento. Quindi cautela anche quando l'amministrazione si lancia in una prospettiva di anticipare i costi, anticipiamo 1,2 milioni, 1,4 milioni, un anno, un altro 1,2 milioni un altro anno. Attenzione che
da questo punto di vista le risorse non sono tornate nella disponibilità degli enti locali. E veniamo al tema del progetto bando periferie per fosfati. Il collega Fagotto, collega Foglia, ha detto una cosa lapalissiana ed evidente e ha detto una cosa che è scritta nella relazione tecnica del progetto. Per cui lei, collega Foglia, non ha risposto al collega Fagotto e non può rispondere, perché nella relazione tecnica quello che ha detto il collega Fagotto emerge in modo chiaro e lapalissiano. Il progetto Remove prevedeva fra le finalità, nel nostro caso, il riuso e la rifunzionalizzazione di aree di strutture edilizie esistenti. Il progetto che questa amministrazione ha voluto produrre non parla né di riuso e né di rifunzionalizzazione. Questo è un dato chiaro, evidente, che emerge dal progetto e dalla relazione tecnica. Perché in buona sostanza, e lei lo sa, e se non lo sa vada a leggere la relazione, si parla di mero restauro conservativo della struttura, cioè si ferma il degrado. Ecco, ha detto bene lei, in qualche misura si rimette in piedi, se così si può dire, un monumento. E però la finalità del bando periferie non era questa. La finalità del progetto definitivo della precedente amministrazione, con la quale questa amministrazione ha vinto il bando periferia, non era questa. Non era questa. Perché no, Scapin, mi scusi, assessore, mi scusi, l'ha spiegato 40 volte, ecco, quindi è tecnica, ho parlato di relazione tecnica e se volete la leggiamo anche la relazione tecnica. Sì, va bene, ma la leggo anch'io, sa, la relazione tecnica, ecco, e la capisco anche. Non sono un tecnico, ma la leggo e capisco quello che c'è scritto. Quindi dopo 40 volte o 7 volte lei abbia il piacere di farmi terminare e di non, ecco, perfetto, molto bene. Il progetto precedente, che quotava, collega Foglia, circa 4 milioni e 8, quindi i soldi c'erano, e certo il progetto precedente li ha fatti bastare i soldi, ovviamente, prevedeva il completamento della bonifica dell'area, prevedeva il completamento dei percorsi di accesso al centro storico, prevedeva il coinvolgimento del privato nell'ambito di un riordino urbanistico dell'area e prevedeva il recupero e la rifunzionalizzazione di una parte dei fabbricati, ovviamente destinando la restante parte del fabbricato ad una struttura di archeologia industriale che aveva un suo senso, un suo significato, che trasferiva nella storia quello che la Perfosfati rappresentava. Ecco. Questa amministrazione è uscita dal perimetro del progetto che ha presentato ai fini del bando periferie e ha inteso arrivare al restauro conservativo di tutto l'immobile, trasformando quell'immobile in monumento. Ma non può essere come dire, utilizzato per funzioni e destinato per funzioni perché la struttura da un punto di vista antisismico non è a posto. Non è a posto. Lo si legge in modo del tutto evidente nella relazione tecnica. Per cui se noi vogliamo, dopo aver definito una destinazione d'uso di quella struttura, dovremo intervenire ulteriormente in un modo anche abbastanza massiccio per consentire la rifunzionalizzazione dell'immobile. Questo è dal punto di vista tecnico e vorrei che mi si dimostrassi il contrario, ma ripeto, la relazione tecnica la si legge e si fa leggere ovviamente ed evidentemente. Per cui
ai fini dell'utilizzo della struttura, leggo le conclusioni, le analisi strutturali preliminari illustrate dimostrano che la struttura presenta i problemi di vulnerabilità anche per i soli carichi gravitazionali che si aggravano considerevolmente allora quando si consideri l'azione del vento e l'azione sismica. Cosa vuol dire questo? I problemi sono oltretutto aggravati dalla pronunciata snellezza delle membrature che mette la struttura a rischio di instabilità sia localmente che globalmente. Torno a dire, è un restauro conservativo, non è un intervento di rifunzionalizzazione. Invece noi ci aspettavamo che la perfosfati potesse essere un volano, ma non fra 10 anni, 15 anni, 20 anni. C'era una progettualità e c'erano le risorse per trasformare la perfosfati in un volano. Non avete voluto cogliere questa occasione, come vi è già capitato più di una volta. Avete voluto tranciare e cancellare un lavoro già fatto dalle precedenti amministrazioni, contravvenendo il principio della continuità amministrativa, che è un principio dello Stato democratico che fra l'altro porta efficacia ed efficienza nelle comunità. Perché se tutti facessero come voi, cioè distruggere ciò che altri hanno costruito, certamente le cose sarebbero andate diversamente. Quindi ha ragione il collega Fagotto, anche da un punto di vista tecnico. Al più ci troveremo a disposizione un monumento, ma non una struttura che può essere il volano per la nostra comunità. Concludo dicendo, e per cui chiaramente noi restiamo contrari a questo progetto, perché depotenzia, perché in qualche misura non consente di utilizzare una delle aree strategiche per lo sviluppo e per il futuro della nostra comunità. È sbagliato trasformare quell'immobile in monumento, è sbagliato, non è utile per la nostra comunità. Concludo dicendo, vedo dai giornali che c'è la volontà di andare avanti, a parte il fatto, collega Foglia, che sulla perfosfati c'è stato il silenzio totale. Questa amministrazione non ha preso alcuna iniziativa pubblica. Io mi sarei aspettato un vigore su questo tema, mi sarei aspettato la volontà di aprire un dibattito nella comunità, mi sarei aspettato la possibilità di indire convegni, di ascoltare i corpi intermedi e le categorie. Vuoto totale, silenzio totale. Fra l'altro avete fatto un bando che è andato deserto, ovviamente, è andato deserto perché era sbagliato nelle premesse anche, era sbagliato nelle premesse. Quindi su questo tema silenzio totale. Ecco, l'ultimo avvertimento per il bene della comunità, fate attenzione perché i fondi del bando di periferie non sono stati restituiti agli enti locali, sono ancora lì, sono stati congelati, si parla del 20, ma con questi lumi di luna, con il tema della finanza pubblica che sta in qualche misura evolvendo anche non positivamente, io prima di esporre il comune di Portogruaro ci penserei molto bene e lo farei anche prima di tutto e non soltanto, anche per generare un confronto e anche in qualche misura delle iniziative che possono essere feconde per arrivare ad un'idea su come destinare questo benedetto immobile, anche se la vostra insistenza sul trasformare la perfosfati in monumento preclude ovviamente nel breve e medio periodo altre soluzioni e altri utilizzi per questo importantissimo immobile strategico. Grazie consigliere Terenzi. Signor Sindaco, prego. Prima si parlava di visione strategica. Proprio perché si parlava di visione strategica, c'è stata una visione strategica che ha portato all'acquisizione, con un impegno economico importantissimo, di un'area con grandissime carenze dal punto di vista dell'inquinamento ambientale. Però lei, consigliere Terenzi, si è dimenticato di dire che il progetto di cui parlava prima, e poi magari Presidente se può chiedere all'architetto Scapin di intervenire,
quel progetto di cui parlava prima, consigliere Terenzi, quel famoso progetto che prevedeva l'abbattimento, sottolineo abbattimento dell'80% di una struttura assolutamente importantissima dal punto di vista architettonico, quel progetto era assolutamente decaduto, non era assolutamente più attuabile, perché non aveva più l'avallo di nessuno, era un progetto scaduto. Quindi c'è poco da dire che non abbiamo dato continuità, non c'era nulla, non c'è quello di cui potevamo, mi lasci finire consigliera? Esattamente, sulla base di quello abbiamo provveduto a tutelare un immobile di Portogruaro, un immobile di grandissimo pregio, e sulla base della capacità di visione di questa amministrazione siamo riusciti a rientrare all'interno di quel numero di destinatari che spero che nessuno, come uccello del malaugurio, ci auguri di perdere. Quindi, quando si tratta di visione strategica, queste sono le visioni strategiche, guardare oltre, provare a cercare soluzioni, non fossilizzarsi su qualcosa che è inattuabile, perché ricordo che la nostra Perfosfati è rimasta ferma anni su anni e si presenta come un monumento al degrado della nostra città. Ebbene, questa amministrazione lungimirante e attenta alle esigenze sta mettendo riparo e sta tutelando con le unghie e con i denti la memoria storica e sociale di Portogruaro, oltre doverosamente a tutelare un bene vincolato. Quel bene non sarebbe più possibile buttarlo giù, tra l'altro, a parte che a me piace così com'è, questo è un piacere mio personale, ma non si può assolutamente più buttare giù. E non significa che una volta iniziata un'opera non si completi. Quindi io chiederei, Presidente, dal punto di vista tecnico, sottolineando che il progetto era scaduto. Grazie, Sor Sindaco Architetto. A lei, prego. E dopo? Ah, ok, buono. Allora foglia, replica e dopo l'architetto, prego. Mi dimentico anche perché dopo alla fine, se no non intervengo più. Sì, mi ha già preceduto la Sindaco correttamente, ma tra l'altro non capisco perché parlare in termini negativi di monumento è una cosa che veramente non riesco a capire. È come dire, non so, che il Colosseo è un monumento, allora non ci va nessuno, non è mica morto. Parlare di monumento non significa mica decretare la morte di un palazzo o di un edificio. Esistono monumenti, caro consigliere Terenzi, molto vivi e ripeto, l'ha già detto la Sindaco, lei sta parlando di una cosa che A non è più realizzabile, B volevate buttare giù l'80%, quindi rimaneva un arco a testimonianza di quella che era la storia, snaturando completamente quello che era la struttura, e dice di no, invece è così. Ed è facile, buttando giù, con 4 milioni e mezzo, fare dopo l'accoglimento, certo diventa tutto molto più facile, invece questa amministrazione ha scelto una via che forse lei non ha ancora capito, molto più complessa, ossia quella di mantenere inalterato così che è una struttura per dopo rivitalizzarla, se vuole uno sforzo molto più sfidante, ma siamo proprio qua per questo. Grazie consigliere Foglia. Prego architetto, a lei. Vabbè, io vorrei fare un po' di chiarezza sulla parte progettuale che è stata mescolata con altre questioni e sembra quasi che quando tu fai un minestrone prendi solo le patate perché i fagioli e le carote non ti piacciono, le butti via. Sul progetto, mi riferisco proprio a questo, è stato confuso il progetto in possesso dell'amministrazione, che è stato mandato con il bando periferie, con il progetto definitivo esecutivo che è stato redatto dopo. Sono due progetti completamente diversi. Il primo progetto aveva un parere della sua intendenza, decaduto, perché la sovrintendenza dà un parere che vale 5 anni. Decorso quel periodo deve ottenerne un altro. Quel bene era vincolato come monumento e come monumento non può essere demolito. Ergo, il progetto iniziale non era un progetto che non avrebbe portato a niente. Scusi, lo ripeta un'altra volta, così almeno mettiamo la pietra tombale su questa cosa qua.
Per cortesia lasciamo l'architetto terminare il suo intervento. Grazie. Chiedo scusa. Sì, deve essere chiaro questo concetto. Quindi un progetto del 2006 mandato in sovrintendenza avrebbe avuto il parere negativo. Quel progetto, perché su 18 arcate ne venivano conservate 2, altre 4 ricostruite in acciaio Corten, quindi una copia con un materiale completamente diverso, e tutto il resto perso. Quindi del vincolo monumentale non veniva dato nessun rispetto. Ne è nata quindi l'esigenza, con un confronto con la sovrintendenza, di un progetto conservativo, ed è quello che è stato proposto. Vorrei ricordare che nel bando periferie c'è una commissione nazionale che valuta i progetti. Se il Comune di Portogruaro si discosta dal progetto perché non ha eseguito quello che era previsto, il finanziamento non viene concesso, e quindi, siccome questo progetto viene monitorato come tutti gli altri, non c'è il rischio di fare un qualcosa che non possa essere poi concluso. Quindi anche qui siamo sotto il controllo di soggetti terzi, che sono stati nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che valutano gli interventi e quindi ci danno la conformità di quello che facciamo. E quindi, diciamo, questo va a fugare eventuali dubbi di non riconoscimento dei finanziamenti. L'altro aspetto, ancora tecnico, è che se noi siamo beneficiari di un contributo al 100%, non possiamo pensare di perdere soldi. Chi va poi a rispondere del danno erariale arrecato alla comunità di Portogruaro? Chi ci va? Non ci va il Consiglio Comunale. L'amministrazione è consapevole di questo e quindi deve tutelare anche l'interesse della collettività. In merito alla funzionalità, anche qui è un tema che più volte e spesse volte viene discusso, però probabilmente non è chiaro. Alla fine dell'intervento la struttura sarà utilizzata per attività temporanee. Non è vero che viene interdetta, non so questo termine dove venga fuori. Certo, non ha l'adeguamento sismico, ma comunque viene messa in sicurezza. Noi siamo in zona sismica 3, vuol dire che il parametro sismico è un elemento opzionale, non obbligatorio. Mi spiego? Tanto che ancora non è stata definita la sua utilità. Questo progetto ha lo scopo di, 1, utilizzare le risorse pubbliche date al Comune di Portogruaro insieme agli altri enti della città metropolitana. 2, bloccare il degrado e rispettare quello che il codice dei beni culturali ti impone. Ogni detentore di un bene vincolato deve preoccuparsi di conservarlo. Se non lo fa, commette un reato. Anche qui, chi ci va a rispondere? Punto di domanda? È molto semplice. Quindi questi aspetti hanno portato a quello che stiamo discutendo, che poi questa sera non è che l'ordine, perché stiamo discutendo di riportare nel piano delle opere un intervento che ci consenta poi di proseguire nell'iter, perché questo è il percorso. Basta. Grazie architetto, credo che sia stato per l'ennesima volta esauriente. Consigliere Pizzolito, prego. Grazie Presidente. Io invece resto ancora confusa, probabilmente perché la parte tecnica è molto riservata in questo Consiglio Comunale. Io mi occupo più di politica, però cerco di capire anche le ragioni tecniche per dare un contributo politico. Che è questo? Vado a braccia. Se io presento un progetto e questo progetto passa tutte le caselle per cui la pratica deve passare, intendo la sovrintendenza, il Consiglio regionale, gli uffici tecnici, i vigili del fuoco, la sicurezza e quant'altro. Quindi questo progetto ottiene l'autorizzazione, il marchio e viene riconosciuto un progetto attendibile. Oggi mi si viene a dire che questo progetto, che ha ricevuto il parere favorevole della sovrintendenza, è scaduto. La scadenza è di ordine amministrativo a casa mia. La qualità tecnica resta. A meno che il sovrintendente che segue cambia opinione. Legittimo, perché in Italia, basta leggere la storia
di Portoguaro si succedevano i pareri tecnici di sovrintendenti, quello che si poteva fare prima, qualche tempo dopo non si poteva più fare. Perché dico questo? Perché l'architetto Scapin dice che il vecchio progetto era scaduto e come tale non valeva. Io dico dal punto di vista amministrativo quel progetto non valeva, dal punto di vista tecnico è assolutamente ineccepibile. È assolutamente ineccepibile perché accanto a quel parere di ordine tecnico lei potrà trovare altri tecnici che danno soluzioni differenti, ma lei non potrà mai permettersi di dire che quel progetto non valeva. E vengo al secondo passaggio. Mi permetto di dire che in questo Consiglio Comunale il ruolo che ha svolto il gruppo di minoranza, in particolare del centro-sinistra, ma devo dire anche dei 5 Stelle e degli altri, è stato fondamentale in tutta questa vicenda, perché abbiamo chiesto persino un Consiglio Comunale apposito sulla perfosfati. Il fatto che Portoguaro sia stato ritenuto meritevole di rientrare in una graduatoria nazionale con i numeri che diceva il consigliere Foglia, mi fa dire che quel progetto iniziale, che quella visione era la visione vincente e che senza, e lo dico proprio per amore di polemica, e senza che ci fosse il bando periferia del governo Renzi-Gentiloni, qui non staremmo a parlare di nulla, ma vado oltre e rispondo alla segretaria della Lega, che a suo tempo ebbe modo di... Cosa sei? Ah, beh, capogruppo della Lega, scusa, capogruppo della Lega. Vabbè. Consigliera Zanutto, capogruppo del gruppo della Lega. Quando l'amministrazione comunale decise a suo tempo di comprare quell'area, lei lo ritenne un errore. Oggi avete un'altra opinione, legittima anche questa. Quello che invece io non concordo, quello sul quale io non concordo, è quello che ha detto il consigliere Foglia prima, perché quando tu scendi dal treno non vedi più quello che c'era 20 anni fa, ma vedi un'area dove ci sono i parcheggi, dove ci sono le aree pedonalizzate, dove ci sono le aree verdi, dove c'è tutta una serie di aree bonificate e vedi il manufatto nudo. Ma quell'area così pregiata è costata 27 milioni di opere pubbliche. E allora io non accetto che si dica che quell'area si presenta male. Quell'area è l'entrata del Veneto orientale qualora attorno a quel progetto si convoglieranno energie pubbliche e private per trasformare e dare funzionalità a quell'intervento. E fatemi dire una cosa, già che ci sono, rispondo a Zanco. Al consigliere Zanco, scusi. Lei prima ha detto che è stato un errore vendere le azioni ASVO. Anche questo è legittimo dirlo, però lo diciamo oggi, quando quei soldi ci sono serviti per mettere in ordine Palazzo Venanzio. E voi non sareste in grado di fare nulla in questa città se non aveste un patrimonio immobiliare adeguato, riconosciuto e funzionale. E torno alla perfosfati. Io concordo parola per parola con quello che ha detto il consigliere Terenzi, primo perché è stato chiarissimo, secondo perché si fonda sulle carte e terzo perché purtroppo, a differenza del governo Gentiloni che vide giusto nel rammendo delle periferie, come le chiama Renzo Piano, in una politica di rammendo delle periferie per recuperare zone di degrado e portarle invece ad essere rivitalizzate e diventare zone importanti per il tessuto civile della città, questo governo che doveva essere il governo del cambiamento,
è diventato il governo che ha bloccato i fondi del piano periferie. E di che cosa stiamo discutendo oggi? Di quello che faremo domani? No, oggi discutiamo che se vogliamo andare avanti sul progetto portato avanti da questa amministrazione, che è molto costoso e non sarà finito quando si esauriranno i 5 miliardi, i 5 milioni. Ce ne vorranno forse altrettanti e forse anche di più per renderlo funzionale. Ebbene, questo governo, bloccando il fondo periferie, porta l'amministrazione comunale, Presidente, porta l'amministrazione comunale a fare un passo estremamente pesante per la città, e cioè ad anticipare i fondi. E siamo a meno di un anno dalle elezioni, il che significa che questa scelta che voi state per fare a pochi mesi dal rinnovo elettorale peserà sulle future amministrazioni, ma ancora di più peserà sui cittadini di Portogruaro. Grazie consigliere Presidente, mi preme sottolineare due cose per cortesia per il proseguio del Consiglio, a parte che mi viene da dire che credo che la consigliera Zanuto potesse avere solo un'opinione all'epoca in cui fu acquistata la Perfosfati. Mi risulta che l'unico consigliere che votò contro fu il consigliere Gravini. Però, scusatemi, il tema qui non è la discussione dello stabile della Perfosfati, quindi vi richiamo per cortesia al regolamento e all'ordine. Qui si parla solo dell'inserimento dell'argomento all'interno delle opere pubbliche per poter poi proseguire con una serie di... Quindi se volete fate richiesta, possiamo indire in qualunque momento un consiglio dedicato alla Perfosfati, ma in questo momento questo non è l'argomento, non è l'argomento, la discussione dello stabile. Quindi vi richiamo per cortesia di nuovo all'ordine, qua c'è solo l'inserimento dell'opera nelle opere pubbliche. Grazie. L'assessore, ma lei non deve condividere, c'è un regolamento ben preciso. Adesso intanto c'è l'assessore, per cortesia. Prego assessore, prego assessore. Allora, io non sono molto tecnico, però vediamo se riesco a spiegarmi bene. Che qua mi sembra che non si sia capito. Allora, il progetto presentato al bando di periferie è quello che si riferisce anche la consigliera Pizzolito, il vecchio progetto del 2005 del 2006 che è stato approvato e ha preso il finanziamento dal bando per periferie. E fin lì ci siamo. Dopo cosa succede? Il progetto è in scadenza e giustamente, come dice la consigliera Pizzolito, si poteva ripresentare. Quel progetto, il vecchio progetto del 2006 che prende il contributo dal bando periferie, deve passare dopo alla sovrintendenza. La sovrintendenza che ha la sovranità di Venezia dice benissimo, tu hai preso questo finanziamento, però quel progetto che ti è passato deve avere queste modifiche, se no non lo facciamo passare, non interessa se tu hai preso il contributo. Dunque è una cosa molto semplice, quel progetto lì non passava perché la sovrintendenza ha messo questi vincoli. Dunque non ci vuole tantissimo per capire questa cosa qua, nessuno ha detto che è merito di uno o merito dell'altro per averlo. La sovrintendenza ha detto benissimo, voi avete questi soldi, però quel progetto lì non va più bene, anche se deve essere aggiornato e si può ripresentare, il ragionamento è giusto, dovete fare questa operazione. O mi sbaglio architetto, mi sono spiegato male? Grazie. E questo è una cosa semplicissima da capire, basta, non sono altre cose. La sovrintendenza di oggi ha detto che il progetto lì non andava bene e ci siamo adeguati a cosa paesaggistico imposto dalla sovrintendenza e basta, nessuno ha detto un progetto qua, un progetto là, i meriti, non i meriti. Sta di fatto che ci siamo adeguati per non perdere il contributo e la sovrintendenza ha deciso che
dobbiamo mantenere questo stabile che a livello di archeologia industriale ha una valenza importantissima in tutta Italia, e se è stato fatto. Non è che ci divertiamo a distruggere i progetti e farne un altro, questa è la pura verità, molto semplice da capire, è tutta documentabile. Dopo, per quanto riguarda, adesso rispondo in maniera politica, per quanto riguarda che questa amministrazione non ha fatto nessun incontro, dall'inverno 2017 ai primi del 2018 noi abbiamo fatto gli incontri su ogni frazione, quando abbiamo illustrato anche i bilanci, e primo punto, se non sbaglio, signor Sindaco, primo punto a tutti i cittadini abbiamo detto che c'era questa opportunità di avere questo finanziamento, e abbiamo anche i verbali, abbiamo chiesto, ognuno aveva le sue proposte, dalle più strane o meno, però dalle più svariate sicuramente, dalla sala convegni, dalla sala concerti, dal coso fieristico, dal centro tipo una piccola auto di lusso. Ci sono state le più svariate idee dei cittadini, che sono tutte rispettabili. Io penso che però per arrivare a un'idea finale ci vuole anche un piano industriale per riuscire a capire come possa questa struttura andare avanti e riuscire a essere autonoma, non essere un peso per la nostra comunità, perché potrebbero essere delle spese, non avere un disegno di quello che dobbiamo fare dentro. Però fra i soldi e il campanile che arrivano alla sovrintendenza sono 4 milioni, altri 4 erotti che sono per la perfosfati. Io penso che sia sempre una grande opportunità per Portogruaro. Anche questo è il discorso, che oggi dobbiamo anticipare i soldi per prendere i soldi che avevamo già, noi abbiamo già fatto un esecutivo, dunque definitivo, si dice esecutivo definitivo, del progetto, dunque anche il governo si è impegnato a restituirci anche i 230.000 euro che abbiamo già speso per il progetto, dunque riacquistiremo anche questi soldi. Comunque è vero che noi dovremo anticipare, però ci va avanti a step, dunque non è che se io anticipo 1 milione di euro o 2, se questi non me li danno vado avanti a anticiparli, no? Diciamo che c'è un quadro di sicurezza su questo, perché sul rendiconto ci dovranno pagare. Ci dovranno pagare, certo, però è chiaro che noi dobbiamo fare, noi ci adeguiamo, dobbiamo fare questo. Mi pare che non è che posso dire no, non faccio niente, sembra una cosa logica. Dunque non vedo tutte queste polemiche su una cosa che non esiste. È una grande opportunità per Portogruaro. Dopo è chiaro anche che i lavori non è che cominceranno e finiranno fra un mese, ci vorrà molto tempo, ci sarà tempo per tutti per capire anche cosa dovremo fare anzi, il mio problema è, come hanno fatto tante amministrazioni, se perdiamo questo contributo, io la vedo così, rischiamo tutti quanti di lasciare quell'area sicuramente come adesso, così perché non c'è nessun privato che è in grado di affrontare un restauro e fare un investimento. Abbiamo un problema anche nel consorzio agrario, che anche lì ci sono dei vincoli della sovrintendenza e tutto, e è quasi difficilissimo fare la bonifica di quei territori lì. Dunque, anche se sono privati che hanno grosse disponibilità, dunque figuriamoci con la perfosfati. Dunque questo non possiamo assolutamente rischiare di perdere questo contributo, che penso che dopo non tornerà più un contributo del genere per un'area come Portogruaro. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Terenzi, secondo intervento. No, faccio l'ultima chiusura. Non volevo essere maleducato prima, però spero di aver chiarito perché abbiamo fatto anche l'altro progetto. Sono stato chiaro su questo e non potete dirmi dovete ripresentarlo, perché la sovrintendenza locale ha detto benissimo, però noi la competenza paesaggistica è nostra, tu devi fare così. Noi su questo siamo documentati, l'ho detto in parole semplici, spero che sia stato percepito. Cioè, prendo la parola, lei mi sta dicendo che la sovrintendenza vi ha imposto il recupero complessivo dei 2 capannoni. Sì o no? Sì, è così? Ecco.
cercheremo di acquisire gli atti che stabiliscono questo potere impositivo della sovrintendenza rispetto all'autonomia progettuale di un ente locale. Ecco. Detto questo, Presidente, rivendico il diritto-dovere di intervenire su questo argomento, perché l'ordine del giorno è l'inserimento nel piano delle opere pubbliche. Noi stiamo motivando in modo chiaro e argomentato il perché voteremo contro questo provvedimento. Mi dispiace davvero che lei abbia voluto fare questa osservazione, che la ritengo abbastanza fuori luogo. Grazie. Grazie a lei, anche se lei vede il titolo all'ordine del giorno non si discuteva. Consigliere Drigo adesso e poi il consigliere Barro, prego. Grazie Presidente. Avviene che lo storico dell'arte, funzionario della sovrintendenza, non ragiona a caso, ragiona secondo criteri molto chiari che sono stati esposti per la prima volta in Europa dalla teoria del restauro di Cesare Brandi nel 1939, poi accolti dalla Carta internazionale del restauro, e che prevedono per un restauro di un bene vincolato e dichiarato opera d'arte il principio della reversibilità dell'intervento, della salvaguardia dell'unità estetica dell'intervento in tutti i modi, soprattutto attraverso la riconoscibilità dell'intervento di restauro, che deve essere sempre ben distinguibile dalle parti originali. Ora, mi pare che un progetto che intenda demolire l'80% della struttura non rispetta nessuno di questi criteri, né alla reversibilità, che è il primo criterio del restauro, perché sostituire i materiali originali con altri è un progetto irreversibile, non si torna indietro, né alla salvaguardia dell'unità estetica, perché quale unità estetica rimane? Quello sarebbe stato un monumento, l'unica arcata. Tantomeno alla riconoscibilità dell'intervento di restauro, perché non c'è un intervento di restauro, è un intervento di demolizione. È chiaro che si parte dalla conservazione per rifunzionalizzare su un bene vincolato. E da che cos'altro bisognerebbe partire? Quante volte abbiamo visto strutture architettoniche, soprattutto a Venezia, ma insomma ovunque, nelle quali nell'intervento di valorizzazione prima ci si preoccupa della statica, della salvaguardia della struttura, e poi si passa a pensare a una destinazione d'uso opportuna. Quindi non vedo nulla di strano nel processo logico amministrativo che credo dovrà essere approvato dalla sovrintendenza sia dal punto di vista paesaggistico, ma soprattutto dal punto di vista del bene come opera d'arte. Grazie. Grazie consigliere Drigo. Consigliere Barro, prego. Tre brevi considerazioni. La prima dal punto di vista storico, la seconda dal punto di vista tecnico, la terza dal punto di vista politico. La prima dal punto di vista storico, molto probabilmente il consigliere Gradini si ricorda che se era presente in quel lontano consiglio, l'allora assessore ai lavori pubblici Armando Baruzzo, defunto, si era un po' opposto all'acquisto per un semplice motivo, perché era molto lungimirante e aveva una visione che adesso viene fatta in automatico. La bonifica di tutta quell'area doveva essere a carico del gestore, perché di fatto Marghera adesso paga Marghera l'ENI per la bonifica, non è lo Stato o il comune di Mestre che paga. Quello è stato il peccato originale. Ecco, sì, sono contento. Infatti l'ho detto che molto probabilmente lei si ricordava meglio di me, perché questo mi è stato riportato. E quindi questo è il peccato. Questo è un peccato originale che ha creato tutta la complessità degli anni a venire, non solo per quell'area lì, ma anche per l'area dell'ex comparto agrario,
che si trova inquinato con la pirite. È chiaro che anche quello è stato bloccato perché doveva essere bonificato da chi era proprietario dell'ente. La seconda piccola considerazione dal punto di vista tecnico, l'ingegner Scappini ha riportato bene che noi a Portogruaro siamo dal punto di vista sismico in zona 3 e guarda caso che è la stessa zona che c'è a Verona. Allora, davanti a un, diciamo così, monumento storico è praticamente impossibile fare un adeguamento sismico di grandi proporzioni. E faccio anche un esempio concreto. E questo non vuol dire che non può essere utilizzato, perché a Verona c'è l'arena e ci fanno i concerti. Voglio dire, e là non c'è stato nessun adeguamento sismico, perché è impossibile farlo in certe condizioni, soprattutto nel bagaglio storico. Ci sono molte attività, tipo la chiesa qua in fianco, con un campanile pendente, che non ha un adeguamento sismico, eppure ci va la gente a messa. Allora, aggrapparci all'adeguamento sismico perché non si fa niente lì, lo vedo un po' che va bene per certe cose, non va bene. L'adeguamento sismico è obbligatorio per tutti gli edifici scolastici, che è stato finanziato ancora dal governo Renzi, mi sembra, se non sbaglio, una roba del genere, ma non vorrei dire. La terza considerazione è quella forse più reale, più vera, più politica, perché la realtà, cari consiglieri di minoranza, è solo una, che voi potete mettere tutte le ragioni che volete, ma la verità è che a voi brucia moltissimo che finalmente questo lavoro lo facciamo noi e voi per tanti anni non siete riusciti a farlo. Avete tentato, non è andata bene. Questa è la realtà politica della cosa. L'ha fatto lei, consigliere Pozzolito, la sua considerazione politica, e io faccio la mia. Io ho accettato la sua, se lei non accetta la mia. Non ho detto personale, e questo non è personale. No, questa non è personale. Questa è una considerazione politica, non è per niente personale. E ho detto le stesse parole anche in commissione, che lei non c'era. Grazie consigliere Barro. Consigliere Adrigo Irina, prego. Grazie Presidente e buonasera a tutti quanti. Mi scuso fin da subito se tossisco, ma purtroppo l'influenza non mi permette di parlare come vorrei. Io mi sento di dire che secondo me ai tempi invece, nel momento in cui è stata acquisita quell'area dall'amministrazione comunale, non è stato commesso un errore, ma è stato avviato un percorso che ha permesso poi di convogliare numerosi e ingenti finanziamenti pubblici di varia origine, finanziamenti europei eccetera, per poter recuperare quell'area, cosa che io sono convinta non sarebbe successa se quell'area fosse rimasta in mano ai privati, e non staremmo neanche qui a discutere, non avremmo neanche più la visione di quell'edificio se non fosse stato in mano all'ente pubblico e al comune. Detto questo, io mi permetto di chiedere all'assessore Morsanuto di evitare di parlare di percorso di partecipazione su questo progetto, perché andare una volta in giro per le frazioni e per i quartieri chiedendo «Oh, gavemo i skei, cosa vuoi che femo su quel posto?» non mi pare un percorso di partecipazione su un edificio che ha quella storia e che ha quelle caratteristiche. Un'amministrazione pubblica, se crede veramente nella partecipazione, innesca un percorso prima di tutto di informazione e di consapevolezza nei confronti del cittadino, e con il cittadino lavora e discute, non va semplicemente a chiedere cosa volete che facciamo. Grazie consigliera. Consigliere Gradini. Grazie Presidente. Devo ringraziare la composizione di questo Consiglio Comunale, perché anche questa sera, come alcune altre serate che abbiamo passato assieme,
lentamente sta emergendo il lavoro che io ho svolto in questi ultimi 35 anni nel comune di Portogruaro, prima come assessore, poi sempre come consigliere, sempre votato, e devo dare atto al collega Barro per aver ricordato quanto avevamo detto e avevamo sostenuto, e quindi io ringrazio che, anche se per un periodo di tempo sto zitto, sto ascoltando, coloro che con il loro intervento questa sera, ma anche alcune sere fa, e suppongo anche nel futuro, nell'ultimo periodo di questo mandato, generosamente e con molta intelligenza hanno dato atto alla mia persona del lavoro che ho svolto in silenzio. Ringrazio e auguro agli altri buon lavoro. Grazie consigliere Gradini. Consigliere Barro. Sì, no, volevo solo specificare una cosa che forse la consigliera non mi ha ben seguito in un passaggio. Io non ho detto che l'acquisto è stato sbagliato, è stata sbagliata non richiedere la bonifica, e le spiego anche perché. L'architetto sicuramente lo saprà, ma se lei adesso chiude il distributore qua, l'obbligo è della società che gestisce la bonifica, non è che deve farsi carico il comune. A Mestre si fa carico l'ENI quando deve bonificare, è ben diverso, quindi non è stato sbagliato, anzi è stato lungimirante l'acquisto di quella zona lì. Quello che è stato sbagliato, ma forse per quella volta era faticoso capirlo, o non si pensava neanche, non c'era forse neanche la conoscenza di tutti i rischi che c'erano con la pirite e tutto quanto in quel posto là. Molto probabilmente è stato per quegli anni pensato che si poteva fare in maniera diversa. Purtroppo non è così, però adesso qualsiasi attività che può provocare danno o inquinamento è il gestore che deve bonificarla prima di metterla in vendita, come, usando un altro termine, avrebbero dovuto fare per le famose 2 cisterne trovate sotto nella rotonda. Il gestore quella volta doveva bonificare. Grazie consigliere Barro. Consigliere Zanco, prego. Bene, io ho avuto la fortuna e il piacere di poter ascoltare gli interventi di chi mi ha preceduto, interventi politici e interventi tecnici. Ho apprezzato in particolar modo gli interventi tecnici, perché gli interventi politici sono logicamente politici di parte e dal mio punto di vista forse non sono tanto attendibili e produttivi per il significato di questo argomento all'ordine del giorno. Ecco, io credo questo, ho potuto apprezzare l'intervento del consigliere Drigo, che ha detto che bisogna recuperare una struttura, la struttura, non demolirla, perché una volta che è demolita non ha nulla di cui dell'originale. Ecco, questo è l'aspetto. Poi è stato evidenziato un altro aspetto importante, che prima si recupera l'area e poi si pone, una volta che si è recuperata l'area, si studia la possibilità e le opportunità per utilizzarla. È stato evidenziato dal tecnico, dall'architetto Scapin, che l'area recuperata con questo primo intervento la si può utilizzare occasionalmente. Ecco, io vi dico questo, ci sono tanti interessi, non so, forse l'ho già detto, ci sono tanti interessi di tanti operatori e di tanti privati sull'area di Portogruaro e sull'area per fosfati e sulle aree limitrofe. Su tutte le aree del centro storico del Consorzio Agrario, anche dall'ex area Bergamin che si sta degradando in continuazione, il fabbricato lì davanti sta cadendo a pezzi. Ecco, queste 3 aree qua, che dal mio punto di vista sono fondamentali per recuperare il centro storico di Portogruaro in modo veramente significativo, hanno necessità di essere recuperate il più presto possibile. Ecco, pertanto è bene che l'amministrazione comunale attuale e le amministrazioni che verranno
si prestino la massima attenzione e si diano da fare perché queste aree siano recuperate il più presto possibile, perché senz'altro ne beneficerà in modo significativo tutto Portogruaro e tutto il nostro territorio. Tenete in considerazione che quell'area lì, non so se riusciamo a vederla un attimino recuperata e ristrutturata, quell'area lì è un'aspettativa non solo per il portoguarese e non solo per la città metropolitana, ma oserei dire sia per il Veneto che per le regioni limitrofe. Come ha potuto accennare e evidenziare in modo molto chiaro il consigliere Barro, io ero uno di quelli che quando è stata acquisita quell'area lì ho contestato l'acquisizione, ma ribadisco, non ho contestato l'acquisizione per l'acquisto dell'area, bensì per il modo in cui è stata acquistata. Perché? Perché acquistare un'area in quelle condizioni di degrado che si trovava era veramente un'operazione suicida e la dimostrazione è stata che sono passati circa 30 anni, mi pare, per poter avere il recupero, per poter incominciare, per poterla recuperare, e forse ne dovremmo passare. E poi, scusi consigliere Terenzi, io l'ho ascoltato e sono stato zitto, stia zitto anche lei per favore. Ecco, io ho contestato a suo tempo il fatto che quell'area lì non sia stata acquisita, obbligando chi l'ha ceduta a bonificarla. Poi, per quanto riguarda l'operazione di finanziamento, ecco, come ho detto, io penso che se anche noi lasciamo a fine mandato, visto che manca poco più di un anno, lasciamo quell'area lì iniziata nel recupero, la lasciamo alla successiva amministrazione, io credo che senz'altro dovrebbe fargli molto piacere nella possibilità che ha di poter fare un recupero, completare un recupero e lasciare un segno tangibile della sua buona operosità. Ecco, questo io dico, quell'area lì, ribadisco, insieme a qualche altra area, una volta recuperate, saranno un volano che ci verrà invidiato da tutti per lo sviluppo e per attirare le persone, per creare sviluppo al nostro territorio. Questo è da capire. Poi sappiamo benissimo quali e quanti errori sono stati fatti dalle precedenti amministrazioni per quell'area lì, per il recupero e per recuperare risorse necessarie per poter svolgere opere di risanamento e di recupero dell'area. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Per dichiarazione di voto consigliere Gradini. Voglio dire che sono stato l'unico che sotto la guida del sindaco Rabachin si è opposto e ha votato contro il Consiglio Comunale nella sua completezza per l'acquisto di quell'area senza che avvenisse prima la bonifica. 3 anni dopo, 4 anni dopo, è uscita la legge che non si può più acquistare se prima non viene bonificato. Quindi sono stato previdente, sono sempre intervenuto, diremo, in linea con quello che era il buonsenso e le proposte, capito? Ho amministrato ho partecipato dall'83 in poi a questa amministrazione usando sempre il buon senso e l'interesse precipuo per la mia gente, la nostra popolazione. Quindi non lo dovete dimenticare, siamo tornati e oggi voi mi date atto, quindi dopo voteremo secondo. Grazie, il consigliere Mazzato prego. Solo un'osservazione, si è parlato di primo progetto, secondo progetto, ma il primo progetto era stato approvato dalla sovrintendenza. No, lei avrebbe fatto per dichiarazione di voto prego. La dichiarazione di voto è ovviamente contraria, ma siccome è stato detto che è stata una scelta non lungimirante quella dell'acquisto, il collega Barro non ha detto acquisto, però siccome il collega Zanco ha detto come ha detto il collega Barro l'acquisto, allora mettetevi d'accordo, anzi si deve mettere d'accordo lui.
Detto questo, visto che è un'area degradata, allora proprio grazie all'acquisto dell'area ci sono stati 2 interventi di bonifica che hanno risanato quasi completamente l'area. L'intervento di riconfigurazione viaria della principale posta di accesso alla città con la grande rotatoria di San Nicolò, il secondo sottopasso ciclopedonale e i percorsi pedonali stazione centro, la costruzione di un nuovo parcheggio di interscambio in via Arma di Cavalleria, le opere del sistema ferroviario metropolitano regionale che la Regione Veneto ha bloccato come sviluppo del progetto e del processo. Ecco, poi andiamo avanti, ristrutturazione della Palazzina Liberty, sede della conferenza dei sindaci del Veneto orientale, del Gallo orientale, fino a poco tempo fa degli uffici decentrati della provincia, ristrutturazione edificio per nuova sede di Polizia di Stato a cura della provincia e col contributo del comune, nuova costruzione sede del Corpo della Guardia di Finanza, nuove opere di viabilità, parcheggi, piazza del Capannone, percorsi e valorizzazione area parco connessa all'intervento della metropolitana di superficie a cura del comune. Ecco, visto che questa era un'area degradata sulla quale non era stato fatto nulla. Grazie. Assessore Morsanuto, prego. Ecco, l'ultima considerazione. Per tutto quello che ha detto il consigliere Trenti adesso, che ritengo sia tutto corretto. La nuova sede, la Palazzina, la sede dei sindaci, la Guardia di Finanza, la cittadina della sicurezza. Trovo che sia un peccato fermarci, non capisco perché non si vada a terminare l'opera, e visto che è tutta bella l'area, perché non si vada a mettere a posto anche questa struttura, proprio per continuare. Allora lì vuol dire che, e fra l'altro, votare, non recepire un contributo che ha fatto il governo Renzi, veramente, questo lo trovo veramente molto simpatica la cosa. Comunque va bene. Abbiamo fatto tutto, ci fermiamo quando abbiamo... Ci fermiamo, questo qua sarebbe la maniera la visione della città. Grazie. Grazie Assessore. Se abbiamo terminato allora gli interventi, pongo in votazione. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, faccio una piccola replica perché ho colto molti spunti. Allora, qua c'è da ribadire esattamente un concetto nostro che a noi non va assolutamente sentir dire che noi siamo contrari a quel tipo di opera. Qua, come ha detto giustamente il Presidente, stiamo parlando modifica programma opere pubbliche e variazione di bilancio, per cui come credo tutti quanti i consiglieri si sentano molto responsabili di una cosa del genere. E abbiamo parlato pochissimo di quello che si poteva parlare della Perfosfat in sé, perché nessuno ha messo in conto che prendendosi questa responsabilità poi dopo c'è il costo di mantenimento di un'opera del genere, che andrà a gravare ulteriormente. Ma lasciamo stare, lasciamo stare. Allora, nessuno ha risposto cosa vuol dire usufruibile. La verifica statica c'è stata? Non è passata la verifica statica, è già instabile col suo peso e per questo l'area è interdetta e si prende la responsabilità. Chi è che si prende la responsabilità di stare sotto? Poi dopo, sempre a pagina 15 mi sembra della relazione generale, mi scusi consigliere Terenzi se le rubo quello che già ha detto lei, che i documenti tutti li possono leggere e si fanno leggere, benissimo, c'è scritto esattamente: al termine delle opere di consolidamento l'area verrà infatti nuovamente interdetta in attesa dell'esecuzione delle lavorazioni relative alla fase 2. Okay? Quindi se qualcuno ha capito o non ha capito questa cosa di fruibilità, le carte lo dicono bene. E in più abbiamo ribadito che il governo ha visto il piano A e non il piano B. Poi dopo il progetto viene monitorato però dalla città metropolitana. E allora la nostra responsabilità, e non è una questione politica assolutamente, è ancora più delicato visto che il comune deve anticipare i soldi
Per cui se a qualcuno basta partire comunque con i lavori, a noi ci può star bene, visto che decideranno altri, quindi non noi. E quindi se qualcuno vuol partire, anche se i documenti siano più o meno giusti, io dico e noi diciamo che comunque il rischio è successivo, che dopo a pagare siano i cittadini, e questo non ci sta proprio bene. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Consigliere Foglia, prego. Solo una battuta, faccio presente che credo questo intervento faccia capo al Ministro Toninelli e siamo tutti sicuri che ci darà i soldi, perché è una persona rispettabile. Grazie consigliere Foglia. Riusciamo a capire tutto, visto che lei non era neanche della commissione, faremo vedere a chi ne sa più. Consigliere, là ha detto no, prima basta, lei ha finito gli interventi. Poniamo in votazione il provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? 6 contrari. Manca il consigliere Gradini che è uscito un attimo. Per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 10 come prima. Chi è contrario? E nessuno astenuto. Il provvedimento è approvato. Grazie. Passiamo ora al quarto punto, il regolamento di contabilità del Comune di Portogruaro, argomento esaminato dalla terza commissione il 4 febbraio, il parere dei revisori è giunto il 7 febbraio. Qui ricordo che eventualmente ci sono tempi doppi di discussione. Chiedo per cortesia al Presidente una breve relazione, grazie. Il regolamento di contabilità del Comune attualmente vigente è del 30 gennaio 2007. Si prenda atto che questo regolamento è stato redatto in base alla parte seconda delle norme del TUEL, del testo unico enti locali, decreto legislativo 267/2000. Pertanto, dalla sua adozione a tutt'oggi sono intervenute molte importanti modifiche normative e le ultime sono state apportate col decreto legislativo 118/2011 e sue modifiche ed integrazioni anche per garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e gli schemi di bilancio. Preso atto di quanto sopra, è innegabile che il vigente regolamento è superato in parte e pertanto necessita di essere rivisto, corretto e adeguato in base alle normative e leggi vigenti. Ecco pertanto l'esigenza di rivedere, correggere ed integrare, nonché sostituire il regolamento di contabilità con uno nuovo che contempli e preveda tutto quanto previsto dalle nuove leggi, norme e disposizioni in merito alla gestione degli enti pubblici, in particolar modo dell'ente comune. Il nuovo regolamento è composto da 12 titoli che regolamentano la macchina amministrativa del Comune. Grazie. Grazie consigliere. Se ci sono degli interventi, consigliere Zanin, prego. Microfono. Il nuovo regolamento di contabilità. In commissione ho fatto presente una cosa, che viene sostanzialmente ridotto il termine, tra le tante cose insomma, che si modificano, che ovviamente seguono quella che è la normativa aggiornata, è stata data una scaletta di date precise entro le quali gli uffici devono preparare le varie documentazioni da presentare in giunta al Consiglio, anche se ritengo magari quando si fa un regolamento sarebbe meglio in parte metterci quello vecchio, che così si fanno dei confronti, magari la prossima volta, perché altrimenti bisogna avere due occhi, forse con uno solo si andava meglio. Vabbè, comunque niente di trascendentale. No, viene ridotto da 20 a 15 giorni il tempo entro il quale deve essere consegnata la documentazione o resa disponibile la documentazione ai consiglieri comunali per
il bilancio di previsione. La modifica nella sostanza riguarda il fatto che tutta la documentazione riguardante il bilancio di previsione, unitamente agli allegati, verrà messa a disposizione dei consiglieri comunali su piattaforma internet riservata del comune, dalla quale gli stessi possono scaricare il materiale. Una copia in formato cartaceo viene conservata presso il servizio economico-finanziario. Io chiederei che si ritorni ai 20 giorni. Allora, la fine dell'anno è per noi un periodo in cui c'è un vero e proprio ingorgo di scadenze, perché preparare il bilancio di previsione vuol dire comunque arrivare al termine di un processo che riguarda tutti gli uffici comunali, vuol dire predisporre documenti, allegati, tabelle, grafici, presentazioni, vuol dire comunque lavorare in parallelo con un altro documento importante che è la nota di aggiornamento al DUP, vuol dire prima realizzare una serie di operazioni prodromiche che sono tutte le delibere che riguardano i tributi, che dipendono anche da soggetti esterni e che richiedono comunque un'attività di controllo. Per noi c'è anche il problema che stiamo cercando di avvicinare, quindi anticipando anche i termini per la redazione del PEG, in modo tale che dopo ci sia un periodo, diciamo, di latenza più breve. Allora, per noi, come ho detto in commissione, questi 5 giorni sono importanti perché riducono, diciamo, considerevolmente il rischio di commettere degli errori. Quest'anno ci siamo dimenticati un allegato, se vi ricordate, insomma, quindi vorremmo evitarlo. E quindi la nostra proposta è una proposta che viene dal mio ufficio, è una proposta mia, andava in questa direzione, nel senso che noi abbiamo sottoposto questa forma di regolamento con questa riduzione dei tempi. Come ho detto in commissione, allora, due cose. Allora, primo, tra virgolette, come contropartita abbiamo messo a disposizione una strumentazione di diffusione dell'informazione più snella e più rapida, nel senso che vorremmo fare realmente questa piattaforma, il che vuol dire che sostanzialmente dei 5 giorni qualcuno lo guadagniamo perché arriva prima a voi immediatamente, nel momento in cui lo pubblichiamo è disponibile. Seconda cosa, mi rendo conto che è una cosa che io dico, ma questo è un termine, diciamo, minimo, quindi vuol dire che possiamo tentare di metterlo a disposizione anche prima. È che poter sapere che nel momento in cui abbiamo dei problemi, poter sapere che possiamo contare su questi 5 giorni, per noi in questo momento è una cosa importante. Poi diciamo, è a disposizione vostra per l'approvazione o meno, per respingerlo, però visto che stiamo cercando di fare le cose nel miglior modo, nel modo più approfondito possibile, insomma, ce l'avete anche riconosciuto in qualche circostanza, insomma, queste giornate in più potevano aiutarci. Poi, come ho detto, sono a disposizione delle decisioni che verranno prese. Grazie, dottor Datri. Ci sono altri interventi? Consigliere Fagotto, prego. Devo aggiungere che anche noi abbiamo notato questa difficoltà, che la documentazione, insomma, consegnarla solo 15 giorni prima invece di 20 è un'ulteriore difficoltà. Capisco le motivazioni degli uffici, capisco tutto quanto, però è un documento abbastanza complicato anche per noi e in un periodo anche, fra virgolette, particolare, quindi anche noi troviamo difficoltà a recepire una modifica di questo tipo. Grazie. Grazie, consigliere Fagotto. Fra i 15 e i 20 giorni una mediazione, perché è comprensibilissimo quello che ha detto il dottor Datri e gli rendiamo atto, però è anche vero che anche per noi, che peraltro non siamo tecnici ma siamo consiglieri comunali, spesso anche con attività lavorativa, quindi i tempi per consultare i provvedimenti, ancorché complessi, sono ancora più ristretti, quindi Dico, l'avevamo notato anche noi e tra l'altro io avevo anche fatto una verifica con il segretario che è una facoltà per questo. Possiamo provare a proporre 18 giorni? Ecco,
facciamo una mediazione. Dottor Datri, proviamo, Facciamo una mediazione. ne guadagnate comunque 2 di lavoro e non so se siamo tutti d'accordo, no? Quindi metto in votazione Prego, signor Sindaco. Sì, io comunque ritengo di sottolineare che i 15 giorni o 20 giorni per gli uffici si intendono assolutamente giorni lavorativi ridotti, quindi all'interno di una settimana si tratta di 5 giorni di lavoro, perché il sabato non ci sono, la domenica non ci sono, quindi io ritengo anche giusto sostenere quanto l'ufficio ha richiesto. Poi se si arriverà a una mediazione credo che l'ufficio lavorerà lo stesso, ma mi sento di sottolineare la grossissima mole di lavoro che hanno in quel periodo. Grazie, signor Sindaco. Prego, signor Zanin. Sì, solo una considerazione, perché insisto per i 20 giorni, perché l'articolo 33 prevede che eventuali emendamenti alla nota di aggiornamento al DUP e allo schema di bilancio di previsione vadano presentati almeno 5 giorni prima della seduta consigliare prevista per l'approvazione. Per cui in realtà da 15 giorni ne avremo solo 10 per leggere tutto e presentare eventuali emendamenti. Pertanto io ripropongo, li richiedo i 20 giorni relativi alla presentazione dei documenti. Grazie. Io comprendo, sì, io comprendo le vostre posizioni e vi chiedo insomma di comprendere anche le nostre, per cui se riuscissimo ad accordarci per il 18, mi spiace fare questa cosa, sembra da mercato, però vi prego di credere, vi prego di credere che insomma volendo fare le cose come facciamo e cerchiamo di fare in modo preciso, puntuale e professionale, anche 2 giorni o 3 giorni fanno la differenza, vi assicuro, perché a fine anno è pesantino. Sì, perché bisogna anche ricordare che negli ultimi anni il bilancio viene sempre presentato entro il 31/12, forse il problema non si poneva negli anni precedenti, perlomeno per quando io ero in consiglio, che si andava quasi sempre a marzo, come no, se ci ricordiamo. Comunque proporremo i 2 emendamenti e eventualmente le 2 proposte. Prego, consigliere Fagotto. Grazie Presidente. Voglio dire che capiamo anche noi le problematiche del dottore, qui 18 potrebbe essere una cosa congrua. Ecco, grazie. Io quindi in questo punto, se poi il resto del regolamento va bene, ma a parte che sono state normative tecniche, quindi prego. Molto rapida, nel senso che abbiamo apprezzato il corpo normativo di questo regolamento, che in effetti allinea il regolamento stesso alla normativa vigente. C'è un articolo molto interessante che io sottopongo alla vostra attenzione, l'articolo 8, stakeholder e sistema di bilancio. Questo è un articolo che impegna l'amministrazione a diffondere nella comunità, quindi non solo nell'organo costituzionale, istituzionale, ma nella comunità, la documentazione inerente il bilancio, perché nella comunità si colga quali sono gli indirizzi politici, le realizzazioni dell'amministrazione, e al tempo stesso si possa anche raccogliere osservazioni. È molto importante questo articolo e spero che l'amministrazione, ecco, nella parte restante di questa consigliatura, ne tenga conto. Quindi, segretario, vuole lei aggiungere qualcosa? Prego. I dati di bilancio mi pare che vengano già diffusi adesso, li mettiamo già sul sito. Sì, ho capito. Sì, Ok, quindi per cortesia io adesso pongo in votazione la prima proposta, quella del consigliere Zanin, quindi di riportare a 20 giorni. Chi è favorevole? No, 2 favorevoli. Il consigliere Gallini ha votato, no? Sì, 20. No, perché sta là così, scusi. Grazie, consigliere. Chi è contrario alla proposta?
Chi si astiene, si è astenuta la consigliera Drigo. Ok, e proponiamo adesso invece i 18 giorni. Chi è favorevole? Favorevoli tutti quasi, tranne la consigliera Manzato, mi pare. Ah, ok, scusi. Ok, quindi tutti favorevoli. Diciamo che sul regolamento apportiamo allora l'emendamento. Sì. Favorevoli, però alzate, non alzate, per favore. Chi è favorevole? Contiamo. Chi è contrario? Chi si astiene? Ok, quindi va bene. Quindi abbiamo approvato i 18 giorni. Adesso prendiamo in votazione il regolamento nella sua interezza. Chi è favorevole? Qui è l'unanimità. Ok, sì, anche il consigliere Drigo. Il regolamento è approvato, grazie. Poniamo allora al quinto punto l'ordine del giorno, proposta di mozione su conferenza dei sindaci sanità, AS 4 Veneto Orientale. I punti 5 e 6, a dire la verità, bisogna unirli perché vengono trattati contemporaneamente in quanto relativi a fatti analoghi, articolo 39, codice 4 del regolamento del Consiglio Comunale. Quindi il Consiglio Comunale lo prevede e quindi così è. Presidente, una mozione si parla del passato e una mozione parla del futuro. Ma c'è un regolamento, vabbè, si parla di tutto, scusi, sa. Fra l'altro in base al regolamento c'è la possibilità di fare due interventi per me che sono da solo, al confronto di altra gente che... Sì, ma lei ha 15 minuti più altri 10 per fare tutti gli interventi che vuole, consigliere Fagotto. Il regolamento prevede che, guardi, se vuole le do... è quello che abbiamo studiato e il regolamento vale per tutti. Buonasera dottor Datri. Il regolamento prevede che quando ci sono argomenti simili si accorpino. Questo non significa che non ci sia discussione, cioè non esiste, cioè voglio dire. Quindi adesso lei, se vuole, dà lettura delle due mozioni e poi fa il suo dibattito e le risponderà il sindaco o chi per esso, insomma. Prego. Allora, partiamo con la prima mozione. Allora, scusi Presidente, ma le votazioni come saranno? Distinte? Allora, oggetto, conferenza dei sindaci sanità US 4 Veneto Orientale. Premesso che negli organi di stampa e nel web si stanno facendo sempre più presenti notizie e dichiarazioni circa la possibilità di realizzare un nuovo ospedale nel Saldonatese. Lette le dichiarazioni del direttore ULS Veneto Orientale Carlo Bramezza, riportate nell'articolo del Gazzettino del 4 gennaio 2019, in cui si può leggere, tra le altre, nel virgolettato, la nuova idea uscita dalla conferenza dei sindaci, lette le dichiarazioni del vice governatore della regione Veneta Gianluca Forcolin, riportate nel Gazzettino del 20 gennaio 2019, in cui invita il sindaco di San Donà Andrea Cereser a farsi sentire circa la questione del nuovo ospedale del San Donatese. Letto nel verbale della conferenza dei sindaci sanità del 28 febbraio 2018 che la conferenza sta rivalutando la questione dell'ospedale unico. Letto le dichiarazioni della sindaca di Portogallo Maria Teresa Senatore riportate nel Gazzettino del 24 gennaio 2019, in cui si può leggere che gli stessi interventi economici che si vorrebbero fare nel San Donatese andrebbero fatti nel Portoguarese. Letto quanto riportato nell'articolo del Gazzettino del 25 gennaio 2019, in cui si riferisce che la sindaca di Musile di Piave, Silvia Susanna, ha inviato una specifica richiesta alla conferenza dei sindaci sanità per avviare una valutazione sulla nuova struttura ospedaliera da realizzarsi nel San Donatese e che il sindaco Andrea Tamai, presidente della conferenza sindaci sanità, ha garantito tra 2 settimane sarà affrontato questo argomento. Si impegna la sindaca e la giunta a riferire in modo compiuto e approfondito circa la discussione relativa alla possibile realizzazione di un nuovo ospedale nell'area sandonatese nel Consiglio Comunale successivo alla seduta della conferenza dei sindaci sanità indetta dal Presidente
della stessa sindaco Andrea Tamai, che si dovrebbe tenere a breve, come riportato negli organi di stampa, ovvero nel caso la seduta della conferenza dei sindaci di sanità si fosse già tenuta nel consiglio comunale successivo all'approvazione della presente mozione. Questa è una. La seconda, allora, appreso dalla stampa e dai social che in data mercoledì 28 febbraio 2018 in via Cimetta a Portogruaro si è riunita la conferenza dei sindaci del Veneto orientale per la necessità di rinnovare le cariche del Presidente della Conferenza dei Sindaci e di Presidente della Conferenza dei Sindaci Sanità, in sostituzione di Giacomo Gasparotto Ruaro e Alessandro Nardese, 90 di Piave, appreso dalla lettura del verbale della suddetta seduta che nessun rappresentante per il Comune di Portogruaro era presente durante la riunione sopra citata, appreso altresì, in merito alla nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci Sanità, dalla lettura del suddetto verbale della seduta del 28 febbraio 2018, solo recentemente reso disponibile nell'albo pretorio del Comune di Portogruaro, che in un primo momento il sindaco del Comune di Caorle, Luciano Striuli, ritira la sua disponibilità ad essere eletto Presidente della Conferenza dei Sindaci Sanità, visto il parere contrario di alcuni sindaci, in primo luogo il sindaco senatore. Considerata l'importanza delle tematiche trattate nella seduta sopracitata, anche alla luce del fatto, citato in verbale, che prende la parola il sindaco Sensini, che sostiene la candidatura del sindaco di Caorle, visto che la conferenza sta rivalutando la questione dell'ospedale unico e lui aveva coperto la presidenza proprio durante il periodo in cui l'argomento era stato affrontato. Visto le risposte date alle due interrogazioni presentate in data 21 marzo 2018 e 24 aprile 2018, tese a far luce sul comportamento tenuto dalla sindaca in veste di rappresentante di tutti i cittadini del Comune di Portogruaro e sulle strategie adottate all'interno della conferenza dei sindaci sanità ULS 4 Veneto Orientale. Preso atto dalla risposta alla prima interrogazione che il sindaco di Portogruaro aveva dato la sua disponibilità a ricoprire il posto di Presidente Conferenza Sindaci Sanità e che successivamente, alla luce di successivi approfondimenti col sindaco Tamai, incaricato dai sindaci unitamente al sindaco Cappelletto di valutare possibili candidature, si è ritenuto di sostenere la candidatura del sindaco di Teglio Veneto Andrea Tamai, col quale era stata concordata la procedura. Appreso dalla lettura del verbale della seduta del 28 febbraio 2018 che, dato il ritiro della disponibilità del sindaco di Caorle Luciano Striuli a Presidente della Conferenza Sindaci Sanità, il vice sindaco Teso aveva formalizzato la seconda proposta del gruppo di lavoro con presidenza Andrea Tamai del Comune di Teglio Veneto e esecutivo Comuni di Eraclea, Portogruaro, Annone Veneto, Noventa di Piave, e che tale proposta veniva modificata con l'inserimento nell'esecutivo del Comune di Caorle al posto del Comune di Portogruaro. Appreso sempre dalla lettura del verbale della seduta del 28 febbraio 2018 che la votazione ha avuto il seguente risultato: favorevoli 14, contrari 0, astenuti Fossalta di Piave, Teglio Veneto, Caorle, Musile di Piave, comportando di fatto l'esclusione del Comune di Portogruaro dall'esecutivo della Conferenza di Sindaci Sanità ULS 4 Veneto Orientale, ascoltato quanto asserito dalla sindaca di Portogruaro nella seduta del Consiglio Comunale del 21 gennaio 2019 relativamente alla questione delle nomine del Presidente della Conferenza dei Sindaci Sanità, che di fatto non chiariscono le motivazioni rispetto al parere contrario alla candidatura del sindaco di Caorle Striuli e la scelta politica del sostegno alla candidatura del sindaco di Teglio Veneto Tamai, come riportato nel verbale della seduta della conferenza stessa, ritenuto opportuno che la sindaca di Portogruaro informi compiutamente il Consiglio Comunale circa le motivazioni delle scelte da essa compiute per conto del Comune di Portogruaro nell'ambito della conferenza dei sindaci sanità ULS 4 Veneto Orientale, il Consiglio Comunale impegna la sindaca a comunicare nel Consiglio Comunale successivo all'approvazione della presente mozione, nello spazio dedicato alle comunicazioni, le motivazioni politiche del parere contrario della sindaca di Portogruaro alla candidatura del sindaco di Caorle Luciano Striuli alla carica di Presidente della Conferenza dei Sindaci Sanità ULS 4 Veneto Orientale,
le motivazioni politiche che hanno portato al sostegno della candidatura del sindaco di Telio Veneto Andrea Tamai alla carica di presidente della conferenza dei sindaci sanità ULSS 4 Veneto Orientale, gli obiettivi politici che si volevano ottenere con queste due decisioni e i termini e le modalità con cui la conferenza dei sindaci sanità si stava occupando dell'ospedale unico, come riportato nel verbale della seduta del 28 febbraio 2018. Ecco. Se vuole faccio... Sì. Allora, quello che noi volevamo mettere in evidenza, e già l'avevamo detto l'altra volta, ma non stiamo a rivangare quanto può tornare a far sulla questione, era, scusatemi un attimo perché qua ho perso gli appunti, allora, vabbè, comunque la questione era ben chiara. Allora, volevamo sapere, più che altro mettere al corrente tutto quanto il Consiglio Comunale del fatto, con la prima mozione si sta discutendo molto e animatamente, specialmente nella zona del San Donatese, con anche due consigli comunali fatti a tal proposito, dell'ospedale unico, che poi puntualmente, a seconda dei ragionamenti, cambia nome. Ma non è tanto il fatto di cambiare nome, quanto il fatto che abbiamo visto in tutto questo ultimo periodo l'ospedale di Portogruaro ha perso dei servizi, che se ne dica, che lo venga a dire il dottor Bramezza, che è una brava persona e tutto quanto, però abbiamo perso dei servizi. Abbiamo perso dei servizi tipo farmacia, non è stato completato il punto nascite, per cui alcune famiglie decidono ancora di andare in altri nosocomi. C'è una volontà, fra l'altro, il San Donatese, perché anche questo bisogna dire, avendo più dipendenti nei loro nosocomi, di invertire turni e controturni, per cui c'è un esodo, logicamente a San Donà che ne ha di più, di andare verso Portogruaro, ma questo si complica tutta la situazione perché anche Portogruaro deve andare per sopperire certi turni a San Donà. Okay? Dobbiamo dirle queste cose e non è possibile tacere continuamente del fatto che Portogruaro l'avevano definito il polo chirurgico e leggiamo da tutte le parti che sì, faremo un ospedale ma dobbiamo ulteriormente rafforzare la chirurgia. La chirurgia non doveva essere lasciata a Portogruaro e ci mancano ancora dei pezzi e ce ne portano via altri e non possiamo sempre starcene zitti, credo, noi non riusciamo a stare sempre zitti, quindi è un voler chiedere con questa mozione che il sindaco si faccia carico per noi, per tutti, per lei stessa, non lo so a questo punto, però vogliamo sapere cosa sta succedendo in conferenza dei sindaci, perché tutti ne parlano. Ricordatevi che San Donà ha anche la Rizzola, c'è Rizzola e Rizzola specialmente alla parte chirurgica. E adesso non stiamo a dire il fatto che Portogruaro può avere dei politici più o meno influenti rispetto a San Donà. No, è ora di dire che anche il portogruarese deve avere i servizi giusti e non ogni volta deve essere depauperato. Noi chiediamo che farmacia ritorni dove era. Oh, questo pezzo ci piace. Aspettiamo un attimo e lo portiamo a San Donà. Benissimo. È un polo chirurgico, allora che ci diano tutte le chirurgie. Le famose schede ospedaliere, ecco lì, mettiamo dentro anche il secondo ospedale, perché San Donà allora ne ha 2 di ospedali. E non possiamo continuare ad andare avanti così. E si discute se lo facciamo un po' più verso Caposile o se lo facciamo più verso San Donà. Anche qui è una questione di cantieri? No. Secondo noi la vediamo sotto forma di un servizio alla popolazione, al cittadino,
tutti questi trasferimenti, gente di Portogruaro che deve andare a finire a Jesolo, gente di Jesolo che va a finire a Portogruaro. Avete presente quando in una famiglia c'è già gente malata e magari sono ridotti, o gente anziana che deve andare a trovare un altro anziano su un posto del genere? Cioè, vogliamo mettere considerare un po' tutto, e qua invece ci stiamo accapigliando su una questione di fare un ospedale o no. Bisogna vedere se San Donà ha bisogno di servizi. Sappiamo che San Donà ha una struttura che non è proprio il massimo. Allora, siccome l'ospedale unico suonava male, gli hanno solamente cambiato il nominativo. Non ci sta bene. Questa cosa non ci sta bene e non ci sta bene. Se vogliamo legarla con l'altra questione, con l'altra mozione, che si parli anche precedentemente, oltre alla difficoltà appunto di avere i verbali, si parli dentro alla conferenza dei sindaci di sanità, già qualcuno in maniera così abbastanza fumosa quella volta parlava di ospedale unico e noi non sappiamo niente. Cioè, saremmo contenti di essere messi al corrente anche noi di una cosa che ci incombe e che incombe su tutto il territorio. Più, c'è un'altra faccenda. Allora, non tanto perché la nostra sindaca, che dai verbali risulta che non c'era, poi noi abbiamo avuto qualche altra informazione, ci dice che c'era, vabbè, sarà così, però i verbali dicono una cosa, non c'era, ok. E il sindaco Striuli si permette di dire che la sindaca, specialmente la senatore, aveva messo il veto. Questo dicono i verbali. Ora, una spiegazione minima dalla parte della sindaca, perché magari avrà fatto tutto quanto bene, benissimo, però capire l'intento che lei rappresenta al comune di Portogruaro, perché? Perché magari un sindaco era più propenso a fare l'ospedale da una parte piuttosto che da un'altra. Noi non mettiamo in discussione la scelta del sindaco, assolutamente. Noi volevamo solo capire dove ci stiamo muovendo, perché qualcuno, a differenza sta puntando a un altro ospedale, ok? A prescindere. Hanno già stanziato 120 milioni, si sente dire, poi dopo magari diamo un milioncino anche a Portogruaro, tutti quanti contenti. Non funziona così, per noi non funziona così. Ecco, poi magari se ho un altro minuto dirò qualcosa. Grazie comunque, è un intervento costruttivo. Da un punto di vista che siamo un po' preoccupati perché qua il San Donatese sta facendo i suoi giochi e noi effettivamente non sappiamo dove stiamo andando. Grazie. Grazie. Assessore, prego. Ah, ok, al sindaco e poi assessore Tofolo. Sì, credo, ringrazio il consigliere Fagotto che mi dà l'opportunità per la quinta volta, non me lo ricordo più, di chiarire tutta la stima che ho nei confronti dei colleghi sindaci, anche ovviamente nei confronti del sindaco Striuli, che ribadisco a quell'incontro non c'era. Ci tengo solo a sottolineare che è stata approvata una modifica al regolamento di conferenza dei sindaci con l'inserimento dei rappresentanti dei due sindaci di riferimento per il nosocomio di San Donà e di Portogruaro, quindi la modifica a questo regolamento fatta recentemente, quando assessore? A gennaio, ha consentito la rappresentanza del comune di Portogruaro e del comune di San Donà di Piave all'interno dell'esecutivo di conferenza dei sindaci. Quindi credo che le notizie apprese dai giornali siano notizie apprese dai giornali che a volte non hanno forse tutta questa sostanza politica. Ovviamente il sindaco di Portogruaro, unitamente al sindaco di San Donà, che ricordo non si sta esprimendo rispetto a un nuovo ospedale o quant'altro nel San Donatese, saranno assolutamente molto ben presenti per tutelare il sindaco di Portogruaro, gli interessi di Portogruaro, del portogruarese, e il sindaco di San Donà, gli interessi del San Donatese, e congiuntamente, perché si può parlare solo congiuntamente in termini di San Donà,
di sanità, gli interessi della sanità dei cittadini dell'intera area. Io ritengo di non avere veramente più null'altro da dire rispetto a questa vicenda, perché penso che ormai sia stata sviscerata in tutti i possibili aspetti. Magari se l'assessore Toffolo, che con me ha seguito tutta la vicenda, volesse aggiungere qualche notizia rispetto al nuovo ospedale, ipotesi di un nuovo ospedale. No, io mi è stato affidato un attimo l'osservazione della prima mozione riguardo all'ospedale del San Donatese, chiamiamolo così. Allora, rispetto all'impegno rimango sulla mozione perché sennò ci disperdiamo. Allora, per quanto riguarda nel caso la seduta della conferenza di si fosse già tenuta, questo lo escludo, non si è tenuta nessuna conferenza di sindaci di cui si è parlato questo. È vero che c'è stata una richiesta da parte del sindaco di Musile di parlare dell'ospedale del San Donatese, punto. Quindi c'è una richiesta, non c'è stata nessuna conferenza ancora. Quando sarà e di cosa parleremo soprattutto, chiaramente sarà opportuno, ma allora, nelle sedi istituzionali, con i verbali della conferenza, quindi anche ci sarà una discussione sicuramente se ci sarà questo. Poi tutto quello che avviene nei giornali, chiaro, questa è una polemica, l'ospedale è un argomento molto importante, capisco anche le paure, i timori dell'opinione pubblica, questo lo capiamo, però i fatti attualmente sono che abbiamo un'azienda unica che adesso è in attivo, non è più in passivo, e Portogruaro ha recuperato moltissime fughe dal Friuli, questi sono dei dati di amministrazione, che il polo prevalentemente chirurgico è a Portogruaro, non possiamo pensare che San Donà, che comunque è una cittadina importante, anche più importante di Portogruaro, non abbia una chirurgia, per quello che è stato valutato questa possibilità, come è possibile che una paziente con una gamba fratturata non venga portata a Portogruaro, insomma questo sta nella logica, l'abbiamo sempre detto che non ci deve essere una competizione esclusiva dei due ospedali, la nostra realtà è fatta così. Non è che possiamo inventarcela, certamente non possiamo neanche, e questo anche in campagna elettorale è sempre stato detto, credo anche dalla minoranza, che sia Portogruaro che San Donà hanno diritto ai propri ospedali. Questa è una cosa che io ho sempre sentito dire da tutti, quindi credo che ancora in futuro questo sarà, dopo sulle competenze, sulle divisioni, sulla possibilità di avere un servizio piuttosto che un altro, però in sicurezza. Ripeto, per chiudere il discorso, anche Portogruaro comunque ha una sua vocazione, che secondo me è quella di recuperare non le fughe dal Friuli, di riprenderci i nostri pazienti, perché sono pazienti che sono andati in Friuli, sono andati al Cros, sono andati a San Vito, sono andati alla Tisana. Ecco, questi pazienti possono ritornare a Portogruaro, l'urologia funziona molto bene, sta facendo attrazione, l'ortopedia sta facendo attrazione, la chirurgia sta facendo attrazione, per questo i numeri sono molto migliorati. Quindi in conferenza ancora non c'è nulla di ufficiale, quando sarà e avremo dati certi, allora ne parleremo con questo. Le schede ospedaliere sono in fase di discussione in regione e sicuramente le posizioni che abbiamo raggiunto saranno mantenute, vedremo anche se si potrà migliorare ulteriormente. Però direi che l'ultima cosa che vorrei dire è che nelle schede ospedaliere ultime è stato tolto, lo abbiamo detto anche in commissione, è stato tolto definitivamente la parola ospedale unico, ma è stato istituito ospedale di rete con 2 poli. Questa è la realtà di Portogruaro, noi vigileremo con il sindaco, ovviamente tutta l'amministrazione vigilerà affinché gli interessi del portogruarese siano difesi, affinché ci sia la dignità soprattutto di avere un ospedale efficiente, efficace e in sicurezza, perché anche la sicurezza è molto importante. Grazie. Sì, volevo solo aggiungere che la modifica al regolamento di conferenza dei sindaci sanità non è una conquista da poco, il fatto che si sia riconosciuto l'importanza della rappresentanza dei sindaci dei 2 nosocomi evidentemente configura di fatto il riconoscimento dell'esistenza dei 2 presidi ospedalieri, quindi dal punto di vista politico direi che è assolutamente una conquista importantissima. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Pizzolito, prego.
Grazie Presidente. E apprezzo l'intervento che ha fatto il consigliere Fagotto e ringrazio anche l'assessore Toffolo per le ulteriori delucidazioni che ci ha dato. Però mi dovete consentire 3 brevi considerazioni, 3 passaggi, che sono questi. Per quanto riguarda l'ospedale unico, dobbiamo dire che così come è partita è finita, perché la prima dichiarazione risale al 2012 e fu l'allora direttore dell'ALS 10 Bramezza che se ne uscì con una dichiarazione della conferenza dei sindaci della sanità dove si paventava questa ipotesi di costruzione di un ospedale unico per l'intero Veneto orientale. La cosa ebbe termine con un'altra semplice dichiarazione, avvenne nel mese di agosto in piena campagna elettorale, siamo nel 2015, a dirlo fu il presidente Zaia. Oggi siamo nel 2019. Dal 2015 al 2019 questo Consiglio Comunale ha più volte, anche per iniziativa del centro-sinistra, discusso della sanità, delle schede sanitarie, dell'organizzazione territoriale, dell'ospedale e quant'altro. Io ho sempre sentito dire la cosa che diceva l'assessore adesso, e cioè esiste una rete, esistono 2 ospedali, però, attenzione, gli ospedali non dovevano avere i doppioni. Da qua, consigliere Fagotto, il depotenziamento, perché le degenze e i reparti venivano portati sistematicamente a San Donà. Non sto qui a ripetere le cose che avete già sentito, anche perché rischio di annoiarvi. L'altra considerazione che voglio fare è che condivido l'intervento che fece il consigliere Barro l'ultima volta, quando sulla stampa, purtroppo sono mesi che corre la propaganda elettorale, quindi anche il nostro territorio è invaso, è pervaso, ci sono state queste dichiarazioni ad opera del sindaco Sensini che, ricordo, fece giungere in questo Consiglio una mozione per l'ospedale unico, cosa che abbiamo respinto. E comunque le sue dichiarazioni nei confronti del territorio della nostra città, secondo me, non fa onore prima di tutto ai cittadini, ma secondo non fa onore a questa assemblea, perché tacciare di campanilismo, di bassa politica, queste cose qua, non gli fa onore a lui e noi lo respingiamo in pieno. L'altra considerazione che volevo fare, sempre dell'ospedale di Portogruaro, è che anche lei, assessore Toffolo, parla di sicurezza, ma purtroppo dietro il vessillo della sicurezza si sono nascoste tante iniziative che noi non abbiamo condiviso. La chiusura di un reparto per 3 anni è stata riaperta con meno medici di quando è stato chiusa, perché da 7 medici e un primario siamo arrivati ad un medico primario e 3 medici più un paio di figure a gettone. E allora la sicurezza è come l'opinione del soprintendente prima, molto elastica. L'altra considerazione che volevo fare parte invece da una dichiarazione che ha fatto il presidente Zaia il 7 gennaio di quest'anno a proposito del piano sociosanitario Veneto 2019-2023. Le intenzioni sono quelle di approvare in brevissimo tempo le schede, di sentire la commissione, ma poi di procedere. Il primo dato interessante è questo. Le dotazioni standard del personale sanitario, professionale e amministrativo dei servizi sanitari in tutti i bacini delle 9 USL saranno stabilite nel nuovo piano sociosanitario e queste schede saranno contestualmente approvate insieme con quelle della dotazione ospedaliera, comprese le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative, dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie
da garantire in ogni USL. Non scendo qui nei particolari. Quello che mi interessava invece era questo. Lo schema della sanità regionale, parlo della Regione Veneto, è centrata su 2 supercentri hub regionali. Uno è il Policlinico di Verona, 2 è il Policlinico di Padova, che sorgerà, perché non è ancora costruito, sorgerà tra un po' di anni. E quindi sui centri hub dei capoluoghi di provincia, dotati del maggior numero di specialità. Ma il piano, dice Zaia, indica che gli ospedali SPOC e nodi di rete, cioè quelli sul territorio che fanno da satellite degli hub, devono poter essere rafforzati nel riuscire a garantire una omogeneità e una vicinanza delle cure ai veneti. Quindi si valuterà il loro efficientamento e ammodernamento, attingendo ai fondi nazionali, regionali e quant'altro. C'è poi il discorso del fascicolo sanitario elettronico, dei finanziamenti anche con forme di finanziamento private, eccetera. E veniamo a noi. Per quanto riguarda il nostro ospedale, per quanto riguarda la proposta che sento adesso deve essere ancora discussa in conferenza stampa, e questo mi dà speranza perché gli amministratori potranno fare la loro parte, voi potrete fare la vostra parte, risponde ad un'esigenza che noi comprendiamo, perché come diceva il consigliere Fagotto, la struttura ospedaliera di San Donà è innegabile che sia una struttura attualmente inadeguata ad assolvere le esigenze di salute della comunità. Il fatto che adesso sia stato accantonato l'ospedale unico e si parli di ospedale nuovo in un'area che si è estesa a Jesolo e Cavallino e che viene definita come un'area che avrà il baricentro nel veneziano, non può non dirci sorpresi da un lato, ma noi non possiamo negare che il sandonatese abbia bisogno di una ristrutturazione, di un ammodernamento, di un ospedale nuovo, ma nello stesso tempo, se mi consentite, proprio per quello che diceva Zaia prima, quando dice i satelliti degli hub devono essere rafforzati nel riuscire a garantire un'omogeneità e una vicinanza, significa che noi dobbiamo batterci perché il nostro ospedale non solo recuperi i servizi che ha perduto, ma venga potenziato e possa diventare, come dice qualcuno, mi pare proprio il vicepresidente, il punto di riferimento per un'area che è di confine. E allora richiamiamo la nostra attenzione, signor Sindaco, sui sindaci e il vostro impegno nei confronti della Regione Veneto, perché lei è il soggetto unico, è lei che dirà se avremo i soldi, che gli standard quali saranno, se avremo l'organico, se avremo le specialità, se il nostro ospedale potrà rispondere all'utenza, eccetera. Quindi, giusta il richiamo della mozione dei 5 Stelle a impegnare la Sindaca e la Giunta a riferire in modo compiuto dei lavori che si faranno. E per quanto ci riguarda, noi ci permettiamo di aggiungere una cosa, forse anche un attimo di anticiparla, e cioè non solo riferire, perché è chiaro che il tema dell'informazione da parte vostra dei sindaci nei nostri confronti è fondamentale, ma io direi che l'impegno vostro deve essere di operare affinché l'ospedale di Portoguaro, che resta a presidio di questo territorio al confine con il Friuli Venezia Giulia, venga contestualmente che provveda alla realizzazione del nuovo ospedale del San Donatese, qualora, punto di domanda, questo dovesse accadere, potenziato e dotato di personale, specialità e servizi in grado di garantire
omogeneità e vicinanza delle cure ai cittadini. Quindi, ecco, mi permetto di dire, di aggiungere alla vostra mozione, che noi facciamo nostra anche, eventualmente di aggiungere questo dispositivo finale, che è un impegno all'informazione, ma è un impegno proprio all'azione nei confronti dei sindaci e della Regione. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Consigliere Fagotto, secondo intervento. Allora, intanto ringrazio l'assessore per quello che ha potuto rispondere. Per una parte siamo anche, diciamo, abbastanza contenti, anche pure aggiungendo anche le cose della consigliera Pizzolito, che lei su questa materia è molto ferrata, sappiamo. Però, allora, quando si parla solamente di timori, qua non è proprio così, perché i fatti alcune volte ci dicono qualcosa di diverso. I fatti ci dicono che hanno portato via farmacia e abbiamo un servizio scadente. E farmacia l'aveva qua a Portogruaro, poco da fare, non ci giriamo attorno. San Donà ha molto più personale rispetto al personale che c'è a Portogruaro, quindi i servizi non sono alla stessa maniera di quelli di San Donà e neanche gli addetti, perché qua si parla dei pazienti, giustamente, ma si deve parlare anche di tutto quanto il personale che è sottoposto a un certo tourbillon, a un certo rincorsa nelle tre strutture, e quindi bisogna valutare bene le sedi dove vengono occupati e vengono assunti, perché è una cosa importante anche per il servizio. Un addetto che è contento dentro il suo posto di lavoro, in questo caso un ospedale che è una struttura molto delicata, sicuramente renderà bene e sarà in una posizione privilegiata nell'affrontare già una situazione con il paziente che in quel caso lì ha molto bisogno. Ecco, quindi lo facciamo presente, perché questa cosa qua non è mai stata portata avanti nelle dovute maniere. Anzi, a volte si sono introdotti i rappresentanti, mettiamoli così, degli addetti, dei lavoratori, che addirittura hanno perorato la causa. Ma sì, bene, facciamo un ospedale unico. No. Stiamo cambiando le carte in tavola, si sta capovolgendo un po' la questione, e qua ci tenevo a dirlo, perché c'è da tutelare anche chi per tanti anni, per pochi anni, ha dato molto nei nostri reparti, nei nostri nosocomi, e quindi non deve essere messo nelle condizioni di operare in quel sistema lì. Hanno aumentato la possibilità di trasferimento anche oltre i 30 km, sono passati 50 km, se vuoi andare a San Donà vai a San Donà, se devi andare a Jesolo vai a Jesolo, quelli di Jesolo, sì, però valutiamo, perché Portogruaro aveva gli addetti molto ridotti, invece San Donà ne aveva molti in esubero, e quindi bisognerebbe fare le dovute valutazioni. Questa è una cosa, e qua finisco. L'altro particolare è che la sindaca, adesso a noi non ci interessa espressamente il fatto che abbia messo quella volta, e qualcuno lo ha detto, perché se il verbale c'è scritto, in primo luogo il sindaco senatore aveva messo un veto. Se ce lo vuole dire, ce lo dice. A noi ci interessava più che altro la parte che era... Scusatemi, ma allora il verbale è sbagliato? Questo è il verbale? Sì. No. Allora? Come fa il sindaco a mettere un veto? Vabbè, va bene. Vabbè, chiederemo lumi al sindaco Striuli. Vabbè, per amore di Dio.
per amor di Dio, se ci dite così tanto meglio. Come si permette allora il sindaco Striuli di dire che... perché questo voleva significare che il nostro rappresentante maggiore del nostro comune di Portogruaro aveva in mente un ragionamento che noi non riusciamo a capire. Va bene, assessore, ho capito. Era un'ulteriore conferma di aver capito giusto. Vabbè, noi cosa possiamo leggere? Allora l'abbiamo chiesto in luglio e ci è arrivato a dicembre, dopo tante sollecitazioni e qualcun altro che ci ha dato un'ulteriore mano. I verbali dovrebbero essere a disposizione dei consiglieri comunali anche, e invece in quelle stanze non si riesce a capire. Quindi per quello abbiamo chiesto che il sindaco ci aiuti a portare qualche notizia fuori importante, come ha detto anche la consigliera Pizzolitto, perché tutti quanti credo che siamo molto interessati a sapere. Non è una questione di campanilismo, non è assolutamente, è una questione molto importante, secondo me fondamentale, perché la sanità credo sia una cosa primaria. Quindi grazie. Grazie. Consigliere Zanco, prego. Bene, vorrei evidenziare questo. La mozione presentata in merito al fatto, a quanto ha espresso il sindaco, il diniego e quant'altro, ecco, questa è l'ennesima volta che presentate questa mozione e sembra quasi che il comune di Portogruaro abbia subito un danno. Non è così, consigliere Fagotto. Il comune di Portogruaro è presente all'interno dell'esecutivo della conferenza dei sindaci, pertanto è principale attore e protagonista nell'esecutivo della conferenza dei sindaci, con poteri conseguenti. Pertanto, essendo presente, essendo anche stato modificato il regolamento, il sindaco del comune di Portogruaro, che voi non avete accennato, avete fatto gli elogi all'assessore e il sindaco niente, è attore principale, scusi, no, stia buono, è attore principale sulle decisioni e sulle decisioni prese dalla conferenza dei sindaci. Quanto si vuole far credere, consigliere Fagotto, non è corrispondente alla verità, perché è evidente che far parte effettiva dell'esecutivo è molto più importante ed efficace l'attività che il sindaco di Portogruaro può fare, in quanto facente parte dell'organo gestionale della conferenza dei sindaci, e per il comune di Portogruaro è pertanto facile capire l'importanza del ruolo ricoperto dal sindaco di Portogruaro. Pertanto quella mozione che voi avete presentato per la quarta volta, se mi consente, proprio a fronte di questa considerazione qua, di questo fatto esplicito, se mi consente, è superata e non ha alcun significato. Ecco, per quanto riguarda gli ospedali, credo che a un certo momento ci siano sufficienti notizie per capire che l'ospedale unico non può avvenire e non può essere realizzato nel San Donatese. Perché? Perché è evidente che per fare un ospedale unico per l'intera area ci vuole un hub, e l'hub non è sostenibile nel Veneto orientale, che comprende i 20 comuni, gli 11 più i 9. Ecco, è stato più volte detto che l'ospedale di Portogruaro è fondamentale, forse quasi più importante dell'ospedale di San Donà. Perché? Perché è un ospedale di frontiera e abbiamo avuto la dimostrazione che certi reparti hanno recuperato molto. Oltre che prima si è parlato dell'ortopedia e si è parlato di altri reparti. Vi ricordate la ginecologia ostetricia che non aveva numeri sufficienti per essere mantenuta, però il presidente Zaia ci ha detto no, quel reparto lì dovrà rimanere e sarà mantenuto a Portogruaro. Ecco, non ignoriamo poi l'otorino-laringoiatria, che è stato potenziato ed è un fiore all'occhiello. C'è gente che viene a godere delle cure e degli interventi dell'otorino-laringoiatria dell'ospedale di Portogruaro, gente da Musile di Piave, gente dal San Donatese,
che avrebbe molta facilità ad andare a San Donà o addirittura a Mestre. No, viene a Portogruaro. Questo cosa dimostra? Dimostra che la struttura dell'ospedale di Portogruaro è stata ed è potenziata ed è tenuta in dovuta considerazione. Con questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia o non dobbiamo tenere in considerazione o non dobbiamo guardare con attenzione l'ospedale di Portogruaro. Perché? Perché l'ospedale di Portogruaro per noi, non per un fatto campanilistico, ma proprio per un fatto strumentale di necessità, visto che abbiamo due spiagge, la Caorle e Bibbione, che nel periodo estivo portano milioni di turisti, è necessario che sia mantenuto e sia potenziato, e di questo Zaia e la Regione Veneto lo sa. Che poi ci sia il vicepresidente della Regione Veneto che butti avanti certe considerazioni, le butta avanti per un motivo molto semplice, perché si rende perfettamente conto che forse diluire, visto che c'è la giunta di Cavallino e Treporti, avere la struttura dell'ospedale di San Donà e dell'ospedale di Jesolo, che hanno necessità di essere migliorati, lui opta per fare un ospedale nuovo. Ma è anche stato detto ed era stato evidenziato che tanto si spendeva per la parte di San Donà quanto si sarebbe speso per ampliare e rafforzare l'ospedale di Portogruaro. Questo è emerso. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Zanutto, prego. Sì, sarò breve, farò la dichiarazione di voto. Allora, intanto sono stanca, ma veramente stanca, credetemi, sono stanca. Perché guardi, io non ne posso più di sentire dell'ospedale di Portogruaro. Allora, non perché non mi interessi l'argomento, per amor di Dio, cioè siamo tutti interessati e nella mia anima è il primo pensiero. L'ospedale di Portogruaro finora, da quando siamo entrati noi e grazie a Zaia e a quello che è stato fatto in Regione e nella quinta commissione, scusate, siamo riusciti a riportare molte cose qua, ma non sto a elencarle perché sono anche stufa, cioè sono proprio stufa. Allora, ripeto, continuare a parlare di ospedale nuovo, ospedale unico, quando sulle carte ancora non c'è niente, sono disegni previsionali per un progetto che ha la Regione, in cui punto fermo resterà Portogruaro e sarà rafforzato, punto. Non voglio più sentire storie su ospedale nuovo, ospedale unico. Una cosa che deve riguardare noi è l'ospedale di Portogruaro. Questo il sindaco e tutta questa amministrazione ha sempre puntato ai piedi e non abbasseremo mai la guardia. E siamo stanchi di sentire che ogni volta fate questo. Stiamo lavorando a 10 mani. Siamo presenti ovunque. Abbiamo fatto richieste. Siamo tutti i giorni in contatto con i dirigenti, con i direttori, con la regione. Smettetela di dire che l'impegno del sindaco, l'impegno non serve in una mozione, l'impegno è nella sua indole e in questa amministrazione, per cui queste due mozioni per noi non le voteremo. Grazie consigliere Zanutto. Quanti interventi? Va bene, faccia la dichiarazione di voto. No, non devo dire niente. Dichiarazione di voto. Presidente, abbiamo chiesto solamente che riferiscono, non abbiamo fatto nessun altro commento, ok? Grazie. Dichiarazione di voto. Sì, allora, sì, dispiace. Allora, sulle due mozioni, la seconda mozione, collega Fagotto, lei l'aveva già presentata la scorsa volta, onestamente le torno a dire quello che ho detto la scorsa volta, cioè che la sindaco ha risposto esaurientemente, e non ho nemmeno capito alla fine cosa dobbiamo votare, quindi io la inviterei veramente a quest'ora, fra l'altro, a ritirarla, mentre, ma non la ripresenterà mica più dopo, penso, no, ma poi lei fa come creda, ci mancherebbe, non voglio la ritiri perché ha già risposto in quel senso lì. Vabbè, insomma, mentre manifesto l'interesse del mio gruppo per la prima mozione, cioè quella che pone la questione dell'ospedale di San Donà e dell'ospedale di Portogruaro. Allora, siccome
è nelle cose che stia maturando una eventualità ed un progetto anche che si sta delineando, ancora non c'è nulla di definito, ma insomma è fuori di luogo che San Donà ha una fortissima aspettativa su un nuovo ospedale, e anche lei sindaco disse, mi ricordo quando uscì la questione, disse una cosa che fra l'altro ho condiviso anche, dice ma nella comunità di San Donà è opportuno e giusto che ci sia questa aspettativa, e se del caso ci sia anche un nuovo plesso, quel che conta, ed è il senso anche della mozione e dell'integrazione che noi proporremo, quel che conta è che contestualmente ci siano gli investimenti e ci sia l'adeguata attenzione, e io oserei dire anche potenziamento del plesso ospedaliero di Portogruaro. Ecco. Allora a me sembra che la mozione dei 5 Stelle possa essere recuperata in tal senso. Non mi fermerei però al comma e all'invito di riferire in modo compiuto e approfondito, perché quello è anche abbastanza scontato. Invece aggiungerei questo comma, e quindi io lo propongo, dopo si voterà. Però scusi un secondo, faccio io una proposta, consigliere Terenzi. Sì, allora. Siccome tutto è nato in questa sede, in questo consesso, io propongo, e non è così facile, che piuttosto si lavori ad un ordine del giorno, una mozione, tutti assieme in sede di commissione a breve termine nel prossimo futuro, piuttosto che andare ad emendare dei documenti che in questa serata non hanno alcun senso. Lo chiede al collega come proposta, dopodiché si decida. Allora io dico e concludo che la mozione del collega secondo me è ragionevole ed è utile. Altrettanto credo che sia utile la proposta del Presidente, ma non posso ritirarla io perché la mozione è del collega, quindi valuti il collega. Noi siamo nelle condizioni di accogliere la proposta del Presidente. Posso intervenire, Presidente? Certo, prego. Sì, oggi comunque, come mi sembra ampiamente detto, noi abbiamo solo la certezza ribadita dal Presidente Zaia in più sedi, l'ha sottolineato anche la consigliera Pizzolito, della necessità di sostenere il nosocomio di Portogruaro congiuntamente al nosocomio di San Donà di Piave. Alla data di oggi non abbiamo né schede, non abbiamo alcun documento certo, quindi io riterrei utile, se siamo d'accordo, di riaggiornarci sulla base di qualche elemento, perché lavorare sulle ipotesi non ci porta a granché, ci potrebbe portare ad una sorta di atto di indirizzo che è stato ampiamente descritto in molti luoghi. Io onestamente direi che sarebbe assolutamente opportuno attendere l'approvazione delle schede nella sede corretta, che è la sede di 5ª Commissione di Regione Veneto, perché è lì che vengono approvate le schede. Quindi una volta approvate le schede potremo ragionare su dati certi. In relazione a questo, poi tra l'altro vorrei sottolineare una cosa, quanto viene detto sui giornali, ma l'assessore l'ha ampiamente ribadito, molte volte è anche frutto un po' di creatività. Non c'è stata alcuna conferenza dei sindaci sanità, ma a me oggi convocazioni non sono arrivate, che io sappia convocazioni che non ce ne sono, anche perché dovrò saperlo essendo componente dell'esecutivo. Io comunque attenderei i dati certi, ripeto, ragionare solo sulle pie intenzioni, possiamo anche tranquillamente farlo, però ovviamente con scarsi risultati, dato certo che Regione Veneto, nella persona del Presidente Zaia, quindi chi più autorevole in questo settore, ha confermato che l'ospedale di Portogruaro deve essere presente e rafforzato. A questo punto, consigliere Drigo, prego. Sì, è chiaro che, grazie Presidente, è chiaro che, come pare di capire, senza documenti e risoluzioni precise, senza dati, stiamo navigando al buio, e che del demand non v'è certezza in assenza di deliberazioni autorevoli. Pare però tuttavia di intuire, così, dalla lettura della consigliera Pizzolito, che
due volontà manifestate da Zaia vadano in una direzione coerente, cioè se il polo di San Donà deve gravitare venezianamente su Jesolo e Cavallino e parla di potenziare quello di Portogruaro, è chiaro che i ruoli mi paiono dal punto di vista territoriale finalmente distinti, almeno questo parrebbe di rilevare, ma sono tutte anche queste semplici induzioni. Grazie. Grazie, quindi io a questo punto chiedo al consigliere Fagotto se andiamo in votazione alle due mozioni. Sì, io Presidente voglio solo aggiungere che tutto il resto che è stato aggiunto dopo non aveva niente a che fare con quanto noi volevamo mettere in evidenza. Ci bastava solamente che la sindaca ci riferisse di come va la situazione, punto. Quindi le altre questioni erano solo per avvalorare il fatto che ci sono molte discussioni in questo momento, giuste o non giuste, chi è che può saperle e può spiegarcele a tutti nella maniera corretta? Il sindaco, e allora in questa sede si prendeva, fra virgolette, l'impegno di riferirci quando sapeva le cose. Questo era il succo di... Vabbè, comunque le mozioni ci sono, le votiamo. A meno che lei non le ritiri, io devo porre non votazione. le ritiro perché questo era il Quindi senso votiamo al quinto punto all'ordine del giorno. No, il resto è tutto un corollario che possiamo stare qua a parlare 4 giorni, ma No, io chiedo di fare un emendamento alla mozione, come no? Lei lo boccia, cioè lei, l'assemblea a questo punto se resta la mozione viene meno la sua proposta e io faccio l'emendamento, chiedo l'emendamento. Non la seconda mozione ma la prima, quella relativa al plesso. Quindi aggiungere alla prima mozione quella dell'1 febbraio 2019, quella relativa a tutto, benissimo. Si impegna la sindaca e la giunta, e qui c'è l'introduzione, il comma. Ad intervenire affinché l'ospedale di Portogruaro, che resta a presidio di questo territorio al confine col Friuli Venezia Giulia, dopo le lascio il fogliettino, venga contestualmente alla eventuale realizzazione dell'eventuale nuovo ospedale del San Donatese, potenziato e dotato di personale, specialità e servizi in grado di garantire omogeneità e vicinanza delle cure ai cittadini. Allora, per quanto ho detto prima, io propongo di bocciare l'emendamento in quanto non siamo in grado di avere alcun elemento per giudicare alcunché. Quindi proporre un intervento sulla base del nulla mi sembra, a dire il vero, superfluo. No, quello che abbiamo sono informazioni sui giornali, quello che abbiamo. Sulla base, le certezze sono, che queste sì sono certezze, le dichiarazioni di chi può farle, altrimenti detto, il Presidente di Regione Veneto ha ampiamente ribadito quanto appena enunciato dal consigliere Terenzi. Quindi io propongo di bocciare Grazie, allora io adesso pongo le mozioni, ti intendevi, sì, io pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole? 5 favorevoli. Chi è contrario? 9, 1, 10. Chi si astiene? 2 astenuti. Quindi l'emendamento non è approvato. Adesso pongo in votazione, così come stava, quindi la mozione al quinto punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Quella lì, la prima. Quindi 5 favorevoli. Chi è contrario? Sempre 10 contrari e 2 astenuti, presumo. Ecco. Quindi la mozione è respinta. Adesso pongo in votazione il sesto punto, la seconda mozione. Chi è favorevole? Un favorevole. Chi è contrario? Contiamo un attimo, scusate, 10, 13, 14 contrari. Chi si astiene? 2 astenuti. La mozione è respinta. Grazie. Con questo punto si chiude il Consiglio Comunale. Salutiamo
i presenti in aula, salutiamo i cittadini a casa e alla prossima, buonasera.